fare la seduta inaugurale di questo convegno dedicato a Francesco Renda in quest'aula Mattarella, ora si chiamava Sala Gialla, ora Sala Mattarella, per ragioni ovvie, cioè Francesco Renda nella regione ha passato vari anni della sua vita, cioè è stato deputato regionale dal 51 al 67, cioè per 16 anni, sono 5 mandati di seguito, ma l'ultimo interrotto perché fu eletto senatore proprio quell'anno. E quindi ci sembrava giusto fare legare quest'aula all'attività e abbiamo chiesto il permesso al Presidente dell'Assemblea regionale che ce l'ha concesso e di questo lo ringraziamo. Contemporaneamente ci ha detto che onorevole Gaetano Galvagno, ringraziando per il gradito invito a porgere un indirizzo di saluto all'evento che si svolgerà in data 27 giugno presso la Sala Mattarella, mi incarica di comunicare che non potrà essere presente per concomitanti impegni istituzionali. Nell'augurare la migliore riuscita dell'evento porgo cordiali saluti. Quindi non verrà, poi noi abbiamo messo Assemblea regionale siciliana pensando che si presentasse qualcuno così per il saluto, ma abbiamo però i saluti delle istituzioni che hanno avuto molto a che fare con Francesco Renda e vorrei perciò pregare se c'è il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, c'è Nino Blando che ne fa egregiamente le veci, Cinzia Gurreri, assessore al Comune di Cattolica Eraclea, accomodatevi, Mario Ridulfo, segretario generale della CGIL Palermo, Emilio Miceli, presidente del Centro Pio La Torre, l'avevo visto poco fa, ed Elio Sanfilippo, già presidente della Lega delle Cooperative. Sono rappresentanti delle istituzioni di cui Renda ha fatto parte o che ha diretto a seconda dei casi per questa possibilità per questa lunga militanza nel sindacato e nel Partito Comunista. Allora darei subito la parola nell'ordine a Nino Blando in rappresentanza di Costantino Visconti. Sì, grazie direttore. Io porto i saluti del direttore del Dipartimento, il professore Visconti, che purtroppo ha una delega pesante da parte del rettore, è stato convocato dal rettore proprio oggi. Ci tenevo molto ad essere qua perché oltre ad essere un uomo delle istituzioni, un deputato, un senatore, un uomo del sindacato, Francesco Renda è stato un uomo della cultura, è un uomo delle istituzioni universitarie e ha insegnato storia moderna, insegnava anche storia contemporanea alla facoltà di scienze politiche, prima corso di laurea in giurisprudenza e poi facoltà autonoma per tutta la sua carriera accademica. Ed è per questo che anche è stato nominato professore emerito della nostra università, quindi un professore che ha avuto 30 anni di servizio all'interno dell'Università di Palermo. Non solo ha avuto questo incarico, ma è stato uno dei professori ordinari che si è battuto per la nascita e per l'emancipazione della facoltà di scienze politiche da corso di laurea in giurisprudenza fino a farla diventare facoltà autonoma, investendo moltissimo nell'idea che la trasformazione della Sicilia, a cui lui era molto legato, passasse attraverso la cultura. E non c'era trasformazione senza trasformazione culturale. E la cultura, come diceva Renda in suoi interventi, la cultura è combattimento. La cultura è lotta, diceva. Cioè la cultura ti serve non per aggredire, ma per difenderti dagli altri. E chissà una parola più di te, un po' citando Don Milani, avrà sicuramente più potere di te nella nostra vita. Quindi questo è importante e devo dire che io l'ho incrociato negli ultimi anni di insegnamento all'università e conservo un ricordo molto affettuoso di quelle lezioni, anche un po' sanguigne del modo di tenere le lezioni del professore Renda. Noi facevamo il corso di storia contemporanea e lui mise in programma, oltre alla storia della Sicilia contemporanea, mise in programma il secolo breve di Hobsbawm.
dicendo che un mondo si è concluso e quella storia si è conclusa e la storia del secolo breve, dice la Renda, è la storia del comunismo. Io chiudo dicendo che il nostro Dipartimento, naturalmente, siccome ha insegnato tanti anni al nostro Dipartimento, è stata una delle pietre del nostro Dipartimento. Quando verranno pubblicati gli atti di questo convegno, noi ospiteremo la discussione su questi atti del nostro Dipartimento per prolungare anche negli anni futuri questa celebrazione non retorica ma scientifica dell'insegnamento della figura di Francesco Renda. Grazie. Cinzia Gurreri, di Cattolica Eraclea, il rappresentante del Comune. Grazie. Innanzitutto voglio ringraziarvi proprio per questo invito. Sono onorata questa sera di essere qua. Vi porto i saluti del sindaco di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino, che purtroppo per altri impegni istituzionali non è potuto essere presente. Vi porto anche i saluti di tutta l'amministrazione e soprattutto di tutta la cittadinanza di Cattolica Eraclea. Noi siamo onorati e orgogliosi del professore Francesco Renda e lo ricordiamo sempre con tanto affetto. Lo ricordiamo proprio con tanto affetto per tutto quello che ha fatto, lo ricordiamo come sindacalista, lo ricordiamo come politico, lo ricordiamo come storico, come professore, nonché come grande uomo che tanto ha saputo fare per Cattolica, ma non solo, anche per la Sicilia. Noi cittadini quindi ne siamo orgogliosi, anche perché il professore aveva un legame speciale con il suo paese natio, lo ricordava sempre. E in una intervista una volta ebbe a dire che gli uomini si formano proprio nei primi 10-15 anni di vita e lui quei primi anni di vita li aveva proprio trascorsi in questo nostro piccolo paesino dell'Agrigentino, Cattolica Eraclea. Quindi per noi veramente è un onore oggi essere qua e poter presenziare a questa apertura di queste 3 giornate che sicuramente ci faranno conoscere a 360 gradi la grandezza del professore Francesco Renda. Quindi grazie ancora e un buon procedimento di lavori. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Permettetemi innanzitutto di salutare e ringraziare il Presidente dell'Istituto Gramsci, il Professore Nicosia, per l'invito e quanti hanno lavorato per la realizzazione di questo convegno. Porto naturalmente il saluto della CGIL, della Camera del Lavoro di Palermo, come sapete una Camera del Lavoro fondata il 1 settembre del 1901 da Rosario Garibaldi Bosco e intitolata a Giovanni Orcel. Quindi a voi tutti gli auguri di buon lavoro. Ricordare la figura di Francesco Renda significa onorare il lavoro, la memoria e l'impegno dell'uomo, del dirigente sindacale e del dirigente politico. Una storia nella storia, quella del compagno Renda, strettamente collegata con la storia della Sicilia. Come dice lui stesso, una storia, una esperienza sociale, politica e morale fondata sulla partecipazione al processo di liberazione dei contadini dalla schiavitù semifeudale. Renda fu uno storico militante, un siciliano in esplorazione delle condizioni economiche e sociali del popolo siciliano e del suo profondo desiderio di riscatto. Un siciliano che dello studio e della partecipazione politica ne fa strumento per il riscatto degli altri, di quanti erano sfruttati. Un siciliano, permettetemi di dirlo, moderno nel suo tempo, che da sindacalista prima, da dirigente politico e da docente e studioso poi lotta per il miglioramento della società, senza mai piegarsi a soprusi e condizionamenti politici e mafiosi. Un dirigente comunista che parte dalla politica dei bisogni e la trasforma in una lotta giorno per giorno, caso per caso. Renda non dimenticò mai di essere stato un sindacalista. Infatti le sue ricerche storiche hanno radici solide nella storia delle lotte sindacali. Riuscì come pochi, forse ancora oggi, ad inquadrare nella storia della Sicilia le storie degli ultimi, dei braccianti, dei minatori, degli operai siciliani. Il movimento sindacale dunque è grato all'impegno di Renda perché ha contribuito ad affermare una verità storica, cioè l'importante azione delle lavoratrici e dei lavoratori tra la fine dell'Ottocento
e la metà del Novecento. Soprattutto quel lungo periodo che intercorre tra la storia dei fasci siciliani dei lavoratori e il movimento per l'occupazione delle terre nel secondo dopoguerra. È proprio dalla storia dei fasci siciliani, come ci ricorda Francesco Renda, che è venuta poi, per tutto un secolo, una trama di lotte e di conquiste che hanno collocato la Sicilia e il popolo siciliano sul davanti della storia nazionale e internazionale. Scenario naturalmente reso possibile dalle grandi utopie che, pur non realizzatesi, hanno permesso di raggiungere risultati importanti. Una ricerca storica, quella di Renda, che ci restituisce nella lettura una Sicilia estremamente povera, ma allo stesso tempo una Sicilia moderna nelle lotte che proprio in Sicilia producono ad esempio i patti di Corleone. Per Renda il movimento contadino siciliano fu un grande avvenimento storico che concorse ad effettuare il passaggio dalla vecchia alla nuova Sicilia. Renda ci restituisce insomma nel suo lavoro e nel suo studio una Sicilia che non avulsa dai fermenti dell'Italia e dell'Europa contemporanea, senza cedere però alle tentazioni separatiste. Certamente oggi sarebbe contro gli egoismi dell'autonomia differenziata, anche se, come Renda, penso che siamo tutti in mezzo al guado, perché la deriva secessionista, leghista, è figlia della inadeguatezza, in primo luogo, della classe dirigente siciliana. E questa inadeguatezza, come ci ricordava Renda, riguarda tutti, non solo chi fa politica. Per Renda il regionalismo invece è una bandiera democratica e la sua sconfitta è la sconfitta di un modo diverso di intendere l'unità nazionale. C'è un Renda dunque estremamente moderno e attuale. Per questo è importante questo convegno, perché rileggendo Renda possiamo trovare risposte alle nostre domande. Per fortuna tutto il suo studio e tutto il suo lavoro, che poi è la memoria del movimento operaio e contadino siciliano, è stato messo in sicurezza nella costruzione e nel lavoro che l'Istituto Gramsci siciliano svolge ogni giorno. Infine, consentitemi di lanciare una proposta che potremmo condividere al termine di questi 3 giorni e che l'Istituto Gramsci siciliano potrebbe assumere a nome di tutti. Per esempio, noi crediamo che anche la città di Palermo dovrebbe rendere omaggio a questa insigne figura, magari con la intitolazione di un luogo, una via o una piazza. Grazie e buon lavoro. Rappresentanza del Centro Pio La Torre, Emilio Miceli. Sì, grazie Presidente. Neo Presidente. Sì. Ringrazio innanzitutto il Presidente per l'invito a intervenire al vostro convegno su Renda. Spetta ovviamente ad altri presentare nello specifico gli aspetti più importanti della sua militanza intellettuale, sociale e politica. Io mi limiterò in questo breve saluto a nome del Centro Pio La Torre a segnalare solo alcuni tratti della sua intensa attività. Era sindacalista quando sparavano a Portella della Ginestra, dirigente e parlamentare comunista negli anni della guerra fredda e della repressione, dirigente del movimento cooperativo, infine presidente dell'Istituto Gramsci. È curatore, chi se non lui, dei discorsi e interventi parlamentari di Pio La Torre su incarico dell'Assemblea regionale siciliana. Lavoro faticoso e complesso nella sua costruzione, Renda analizza le caratteristiche politiche essenziali e le differenze fra il tempo in cui La Torre era dirigente operaio e contadino e quello di rappresentante delle istituzioni. Fu più leader politico parlamentare sul piano dell'attività regionale siciliana, dice Francesco Renda di Pio La Torre. Si riferiva alla mole di documenti, interventi ed atti parlamentari sulla Sicilia, a Palermo e a Roma. Ma è anche una traccia importante per inquadrare la figura di La Torre, la sua sicilianità. Ovviamente il punto di sintesi tra l'attività nazionale e siciliana di La Torre sono la relazione di minoranza alla Commissione antimafia del 76, alla cui stesura Renda contribuì, e la legge antimafia. Il reato è l'associazione stessa, la partecipazione a Cosa Nostra. È un'apposita figura di reato.
dice Renda, per rimarcare e chiarire la forza della legge 646. Tra l'altro, associazione mafiosa e misure di prevenzione patrimoniali, vorrei ricordarlo, tornano ad essere oggi il punto di scontro politico. Il cosiddetto 416 bis è il reato che permette di colpire i mafiosi e tutte le forme di collusione tra mafia, affari e politica. Si tratta del segno distintivo della mafia siciliana, così è nata ed è cresciuta. Così come la norma sui patrimoni tende a colpire gli arricchimenti illeciti. Non sembrerà strano che, nonostante la legge La Torre abbia contribuito ad aprire la stagione dei grandi processi, ancora oggi si depositano in Parlamento ed al Senato disegni di legge che mirano a destrutturare quei due capitoli, quella legge. Francesco Renda e Pio La Torre erano due giovani provenienti da famiglie umili, due giovani che avevano testardatoriamente scelto, al prezzo di enormi sacrifici familiari e personali, di laurearsi, di continuare tutti e due la militanza politica, e furono, ambedue, dirigenti della CGIL negli stessi anni, dirigenti dei braccianti, parlamentari regionali e nazionali, ambedue. Francesco Renda a 50 anni torna all'insegnamento universitario, mentre Pio La Torre, come è noto, viene ucciso a 55 anni. Non era un filosofo alla Vico, Gentile o Croce, bensì un filosofo alla Marx o Lenin, dice di La Torre Francesco Renda. È precisa a scanso di equivoci, più che un marxista deterministico, contemplativo, fatalista, egli era un marxista propositivo, volontaristico. La Torre non era un filosofo professionale, continua, era soprattutto un pragmatico e un uomo d'azione, che non mancava però di una specifica visione del mondo e della società, essenzialmente fondata sulla lettura di Gramsci e Togliatti. Insomma, un pieno interprete di quella che veniva comunemente chiamata filosofia della prassi. Ecco, in questa estrema sintesi il giudizio di Francesco Renda su Pio La Torre era il giudizio di uno storico, di un militante, di un amico, di uno storico che decide di impegnarsi a tempo pieno in politica e nel sindacato dopo l'omicidio di Accursio Miraglia e la strage di Portella della Ginestra. Sembra avvertire che, nonostante repressioni e stragi di sindacalisti, si stia costruendo un grande movimento che ha peso crescente nella società. Un movimento che cresce sul piano dell'organizzazione sociale e su quello politico, che nonostante la sconfitta del 48 si insedia strutturalmente nel Paese. Sempre meno marxista-leninista, e a questo lui non dispiaceva, e sempre più forza laica della sinistra. Insomma, per un intellettuale come lui era un richiamo fortissimo all'impegno politico. Il suo rimpianto resterà la riforma agraria, perché la vede sacrificata di fronte all'illusione industrialista, al modello operaista proprio del Nord. Definirà quella fase la questione operaia ed industriale che soppianta quella contadina ed agraria, così la definiva, aggiungendo: il nuovo corso agrario non ebbe nessun la cavera. In realtà era una critica alla CGIL, il suo sindacato, che abbandonava la questione agraria per appoggiare la spinta industrialista della Confindustria del tempo, così si pensava. Era anche una linea di frattura dentro il PC e la CGIL, un grande tema dello sviluppo del Meridione. Comunista non dogmatico da sempre, storico e politico intrinsecamente siciliano, uomo di idee e d'azione per tutta la sua vita. È stato uno degli uomini migliori della Sicilia, nella storia della Sicilia, ed è stato un faro costantemente acceso sulla storia dei più deboli e degli oppressi, a partire dai minatori, che erano la categoria più numerosa della CGIL siciliana del tempo, categoria che diresse in prima persona.
A quella storia, infatti, contribuì da protagonista e quella storia fu il riferimento certo di tutta la sua vita, di studioso e di militante. Grazie ancora per la vostra iniziativa, Presidente Nicosia, e grazie per l'opportunità che mi è stata data. Filippo per la Lega delle Cooperative. Sì, io porto il saluto della Lega Coop Sicilia e del Presidente Filippo Parrino, che si rammarica di non poter essere presente a causa di un impegno nazionale a cui non poteva mancare. Il saluto e l'apprezzamento a questa iniziativa da parte nostra non può essere rituale, dal momento che Francesco Renda è stato sempre un punto di riferimento per il mondo cooperativo, un vero maestro, un costruttore di cooperazione. Egli è stato tra i fondatori della Lega delle Cooperative, che si costituì nel gennaio del 1945 e fu ospitata in un primo momento presso la Camera del Lavoro che aveva la sede in via Bandiera. Renda partecipò alla costituzione della Lega delle Cooperative in rappresentanza della cooperativa proletaria di Cattolica Eraclea, sedendo accanto ad Accursio Miraglia, fondatore e presidente della cooperativa Madre Terra, che sarà ucciso dalla mafia. Dall'elenco dei partecipanti si evince come la Lega Coop nasce ed è formata essenzialmente da cooperative agricole e solo successivamente si allargherà negli altri settori dell'economia. Ricordiamo anche, perché forse tutti non sanno, che Renda è stato presidente della Lega delle Cooperative. Fu eletto nel 1962 e con una punta di orgoglio ci raccontava del suo contributo e dei preziosi consigli che aveva dato ai cooperatori di Ragusa nel dare vita a quella cooperativa che si chiamò Rinascita, che associò tantissimi produttori, che ben presto diventò il fiore all'occhiello della cooperazione agricola nazionale nel settore dell'ortofrutta e della commercializzazione dei prodotti. E con quell'iniziativa si diede vita a quel fenomeno delle serre che farà di Ragusa la provincia a più alto reddito non solo della Sicilia ma dell'intero Mezzogiorno. Con Renda la cooperazione ebbe anche una sua rappresentanza nel Parlamento regionale, prerogativa fino ad allora della CGIL, che aveva precedentemente eletto lo stesso Renda. E la presenza di Renda in rappresentanza della cooperazione si rivelò nel Parlamento regionale preziosa e importante. Nei mesi precedenti vi era stato un congresso del PC a Caltanissetta, dove era stata lanciata la parola d'ordine: la terra non si conquista, ma si acquista. Un cambiamento quindi di linea di impostazione che spinse Renda ad un impegno perché fosse approvata dal Parlamento siciliano quella famosa legge che istituiva l'Istituto di Credito alla Cooperazione, una legge che si era impantanata nelle commissioni di merito, anche per la diversità di opinioni e la complessità che la legge presentava. Era una prima esperienza che non si era mai fatta nelle altre regioni d'Italia. Parliamo quindi dell'IRCAC, l'Istituto regionale del credito alla cooperazione, che si rivelò uno strumento formidabile di sostegno e di sviluppo alla cooperazione siciliana. Francesco Renda è stato sempre considerato un punto di riferimento anche quando si era ritirato dall'impegno attivo. Non a caso, quando dopo anni di diffidenze e anche di polemiche tra Lega Coop e CGIL decidemmo di celebrare insieme il centenario delle due organizzazioni al Teatro Politeama, chi meglio di Francesco Renda poteva tenere a battesimo quell'avvenimento? Nella bella intervista lasciata ad Antonio Riolo in preparazione di quella manifestazione, Renda chiese alle due organizzazioni, Lega Coop e CGIL, di essere più protagoniste delle cose da fare nel presente e più partecipi della costruzione del futuro che in gran parte era nelle loro mani. Ci invitava in sostanza a recuperare la funzione storica di cambiamento su cui la gente, i cittadini, i lavoratori potevano sempre contare per la difesa dei loro diritti e la soluzione dei loro problemi. In sostanza, ridare speranza ai siciliani. Sì, perché come disse in quell'occasione, quello che mancava in Sicilia era proprio la speranza.
Vedete quanta attualità in questa parola. Speranza che lui chiamava l'utopia, intesa non come vagheggiamento di astratte illusioni, ma come prospettiva di un fattibile futuro, di pensare in grande, perché l'azione quotidiana, che è necessaria, ci diceva, da solo però non basta se non è coniugata in un progetto generale di avanzamento e di progresso. Utopia, quindi, come diritto a costruirsi il futuro e per cui vale la pena continuare a battersi e a impegnarsi. Questa è la lezione dell'eredità feconda che ci lascia Francesco Renda e che come Lega Coop siamo intenzionati a continuare e a farne tesoro. I rappresentanti delle istituzioni che ci hanno dato un quadro compiuto della molteplicità degli ambiti in cui si è mosso Renda e in cui ha agito lasciando il segno. Li ringrazio quindi e chiedo che vengano qui al tavolo per l'inizio dei lavori veri e propri Michele Figurelli, Antonio Sellerio e Rossella Falci, che però non vedo. C'è. Ecco, si accomodi. Proverò a dare in breve e con molta difficoltà un breve profilo di Francesco Renda nella sua attività globale. La vicenda umana e intellettuale di Francesco Renda si snoda lungo una linea di sviluppo continua e coerente che include e intreccia impegno e riflessione, azione e pensiero, pratica e scrittura. A fondamento di tutto c'è, come accade spesso, l'esperienza della prima età, nel contesto in cui essa si colloca, gli anni decisivi, dell'infanzia e adolescenza. Quali fossero le condizioni di vita della società siciliana nel dopoguerra, in un centro come Cattolica Eraclea o in qualunque altro centro della Sicilia interna, caratterizzato dalla schiacciante egemonia della dimensione di latifondo come realtà ambientale e sociale, non è facile dirlo senza suscitare incredulità. All'interno di tale struttura, latifondo, si sono potuti perpetuare nel tempo e fino agli anni 50 le stesse modalità identiche, le stesse modalità di lavoro documentate nelle pitture egiziane del secondo millennio a.C. Sono gli stessi strumenti, gli stessi gesti e le stesse intollerabili condizioni di profonda miseria e di disumano sfruttamento. In un simile contesto si pone alla coscienza di chi lo vive e lo subisce una scelta netta fra due opzioni: o convincersi che si tratta di una condizione inerente all'esistenza umana, di una realtà normale e immodificabile, espressa in siciliano nel principio «munno è stato e munno è», che è un pernicioso inno all'immobilismo e alla rassegnazione. Oppure ci si convince della sua modificabile ingiustizia e adoperarsi per trasformarla. La scelta di Renda per la seconda opzione appare chiara nel suo primissimo scritto del 1944 su un giornale che si chiamava La Voce Comunista, nel quale lui dà voce a due mezzadri di Marineo che lamentano la fame dei loro bambini e l'iniquità di un rapporto che tra balzelli e sottrazioni finisce con l'assegnare al proprietario la parte più consistente del prodotto del loro sudore. La conclusione di Renda è
I contadini di Marineo aspirano alla terra perché sentono che è un bisogno elementare della loro vita, chiedono che il partito si impegni. È come se qui Renda con questa frase, avrà 19 anni quando l'ha scritta, 20 anni, è come se tracciasse il percorso della sua esistenza. Cioè i contadini si lamentano, si possono mutare le condizioni, il partito si deve impegnare perché mutino queste condizioni. Quando scrive queste parole Renda ha alle spalle la formazione cattolica comune e abituale in quell'ambiente, molte letture appassionate, la scoperta di Benedetto Croce nella grande libreria di Bari dove prestò il servizio militare e un tribolato sbandamento, lo dice lui, un tribolato sbandamento che lo aveva portato ad abbandonare un'esperienza di dirigente dell'azione cattolica giovanile del suo paese e a fondare la sezione comunista e la cooperativa agricola, la Proletaria. Siamo nel 1944. A partire da quella stessa data e fino al 1967, Renda alternerà impegni nel sindacato, nel partito, allora erano in stretta collaborazione, con incarichi vari, anche dirigenziali, Lega delle Cooperative, abbiamo sentito, Federterra, Camera del Lavoro, Federazione Comunista di Agrigento, segreteria regionale della CGIL e CNL nazionale. Il primo periodo della sua attività politico-sindacale ha il suo punto focale nelle grandi lotte contadine, prima per l'applicazione dei decreti Gullo sulla ripartizione dei prodotti della mezzateria e sull'assegnazione ai contadini delle terre incolte, poi nella tormentata applicazione della legge di riforma agraria emanata dalla Regione, 1950. Una grande mobilitazione popolare che nella forma dell'occupazione simbolica delle terre riuscì a modificare definitivamente l'attardato assetto latifondistico, scorporando dal feudo e distribuendo 100.000 ettari di terreno a cooperative dai nomi evocativi. Li ricordava poco fa, Madre Terra, Risveglio del Sud, la Proletaria, una resistenza siciliana, come pure è stata definita, una rivoluzione che nonostante fosse pacifica venne duramente repressa con arresti di massa e l'assassinio di diverse decine di capilega e di sindacalisti. Di queste vicende Renda fu testimone e protagonista, ma anche narratore. La sua attività politico-sindacale si accompagna, anzi si intreccia costantemente fin dall'inizio e dal suo mutevole osservatorio, una volta sindacato, una volta partito, con interventi sui giornali e riviste come Chiarezza, l'Unità della Sicilia, il Siciliano Nuovo. Vi scrive di patti agrari e di gabellotti, di occupazione delle terre e di riforma agraria, ma anche di miniere e zolfatari, di mafie e di agrari, informando, prendendo posizione, tracciando linee di azione. Ed è proprio la consapevolezza che egli ha di vivere eventi degni di essere narrati e la convinzione che una buona conoscenza del presente può solo fondarsi su una buona conoscenza del passato, che alimenta un'attitudine storiografica che lo porta a collocare le lotte presenti in una dimensione diacronica, a rintracciare i precedenti, a cogliere le analogie e le differenze, e cioè a superare la contingenza politica e sociale e passare dalla cronaca alla storia. Cioè, questa operazione è evidentissima in tutta la produzione di Renda. La prima manifestazione di questo percorso è costituita dalla pubblicazione di 5 brevi articoli sulla Ducea di Nelson, cioè 700 ettari che non potevano essere né scorporati né altro, perché appartenevano a una nazione straniera. Una storia, siccome ne parlerà Blando fra poco, mi esimo dal ricordarlo. È il primo saggio storico di Renda che ricostruisce le vicende di questa Ducea di Nelson. Nelson era quello che aveva battuto Napoleone. E in effetti, anche per quanto riguarda il movimento contadino, da lui vissuto e testimoniato, il presente rinvia al passato e il passato serve a gettare luce sul presente. Risponde a questa esigenza storica il corposo saggio Origine e caratteristiche del movimento contadino nella Sicilia 1956,
dedicato alle organizzazioni, alle rivendicazioni, alle sollevazioni, alle lotte contadine, lungo una costante linea di sviluppo eversivo degli antichi residui feudali che va dalla rivoluzione del 1812 fino ai fasci siciliani di Barbato, Verro, Panepinto, che costituì, secondo la definizione di Labriola, la prima azione del socialismo in Italia. Alla medesima trasposizione di un problema attuale dal presente alle sue radici più lontane rispondono gli studi sui movimenti migratori in Sicilia. Le lotte contadine del dopoguerra avevano profondamente modificato l'assetto proprietario siciliano, sostituendo al latifondo inerte e oppressivo centinaia di migliaia di piccoli proprietari riuniti in cooperativa. Non erano invece mutati granché i sistemi culturali e non abbastanza si era fatto per diffondere l'indispensabile meccanizzazione dei processi produttivi. Nella persistenza degli arretrati sistemi di coltivazione e nella mancanza di indirizzi innovativi fu l'emigrazione, come già altre volte, il rimedio all'intollerabile disagio sociale. Per avere un'idea, dal 47 al 61 si trasferiscono dalla Sicilia al nord Italia ed Europa 700.000 siciliani. La maggior parte di loro sono contadini. I paesi del feudo, lentamente ma inesorabilmente, si svuotano di abitanti, fino a risultarne dimezzata la popolazione. È più che dimezzata, per la verità. E alla metà degli anni 60 le campagne sono totalmente deserte e prive di voci umane. Del grande sviluppo industriale del nord, della ripresa post-bellica e del miracolo economico furono protagonisti, o meglio strumenti, i milioni di contadini trasferiti dal meridione al settentrione. Renda ha avuto modo di percepire l'entità del fenomeno e di studiarlo in profondità, recuperando le notizie che è possibile reperire a partire dal 1652. L'allarme lanciato sull'Ora, il titolo era La grande fuga, trasferiti al nord centinaia di migliaia di siciliani, racchiude sinteticamente il risultato della parte finale della sua indagine, che è appunto l'emigrazione in Sicilia del 1963. Pur impegnato nell'attività di deputato all'Assemblea regionale per ben 5 mandati, con tutto ciò che questa comporta in termini di discorsi, interpellanze, eccetera, Renda non soltanto ha continuato a intervenire sull'attualità politica attraverso la stampa di partito e di sindacato, ma ha accumulato sufficienti titoli storici per poter conseguire, mentore lo storico liberale Virgilio Titone, la libera docenza in storia nel 1967. Va sottolineato che a farlo libero docente era Titone, che era un liberale, l'abbiamo conosciuto, quelli più anziani di noi l'hanno conosciuto, era nel consiglio della facoltà di lettere e aveva, per esempio, quando ci fu il 68, disse che fece una mozione, il primo articolo era tutti gli studenti debbono andare a lavorare la terra per 6 mesi all'anno. Forse non lo sapeva che in Cina ci avevano pensato. A partire da questa data, il bivio di fronte al quale si era trovato altre volte, incerto fra la politica e lo studio, appare risolto a favore della ricerca e dell'insegnamento. È vero che proprio in quell'anno viene eletto senatore, 67 e 71, la legislatura si interruppe un anno prima, ma a trarre vantaggio da quella permanenza a Roma non è tanto la politica, dice nella biografia, non mi fu data mai occasione di tenere un discorso, osserva con la consueta onestà intellettuale. Quindi però si avvantaggiò molto lui della biblioteca del Senato, che era fornitissima, come è giusto, e per cui i risultati non tardano non si fanno attendere. Incaricato di storia moderna prima a Catania 1969 e poi a Palermo, vincitore di cattedra nel 1975, ha modo di fornire un contributo importante di docenza e di organizzazione alla appena costituita facoltà di scienze politiche di Palermo, dove insegnerà fino al pensionamento. Con l'inizio della sua attività di docente, la concomitante cessazione dalla politica attiva
fino alla collocazione fuori ruolo e ancora per 20 anni dopo la collocazione fuori ruolo, Renda ha svolto un'intensa, straordinaria attività di storico. Della storia della Sicilia in età moderna e contemporanea ha ricostruito temi nodali, aspetti e momenti decisivi. Per esempio la mafia, che è presente e implicata nella vita di ogni siciliano, non poteva sfuggire al sindacalista e al dirigente di un partito che della lotta alla mafia faceva un punto fermo della propria attività. Basta pensare a Licausi e alla Torre, solo per dire due personaggi importanti. E neppure alla sensibilità dello storico, volta a indagare anche le dinamiche perverse della società. Renda ha scritto di mafia, ma anche di opposizione alla mafia, sotto vari aspetti e in vari tempi e sedi, come si conviene ad un fenomeno che purtroppo non ha mai visto scemare in nessun periodo la propria popolarità e attualità e si presenta proteiforme, tanto da disorientare i mafiologi. In forma organica lui ha scritto un importante libro su storia della mafia. Un altro tema ricorrente nella sua biografia è quello dell'autonomia siciliana. Renda l'aveva vista nascere, l'aveva frequentata, come dicevamo, per 5 mandati, ne discute in vari scritti. Non ha mai dismesso la sua fiducia nel sistema autonomistico come strumento capace di liberare le spinte di progresso, né mai ha condiviso la ricorrente e diffusa opzione a favore della sua abolizione. Ma non ha mai cessato di subordinare l'uso più efficace dell'autonomia alla qualità della politica. Lo strumento dell'autonomia è buono, ma lo strumentista deve sapere suonare, altrimenti se non c'è la qualità della politica, lo strumento in sé non produce assolutamente nulla. Al di là dell'attività legislativa e politica svolta all'Assemblea in qualità di deputato, vanno ricordati anche i suoi contributi sul piano della cultura. E si celebrava il ventennale dell'autonomia, 1967, presidente Lanza, che interpella Renda per un programma culturale e Renda propone 4 cose, ma 2 si sono realizzate e 2 non si sono realizzate. La prima era che si andasse a rintracciare, perché se ne era perduto memoria, i verbali della consulta che aveva elaborato lo statuto. Trovarono fortunosamente e oggi sono 4 volumi che sono importanti perché è l'atto di nascita scritto dell'autonomia. L'altro è la pubblicazione di importanti scrittori del Settecento e dell'Ottocento, scrittori siciliani, ed è la cosiddetta collana gialla. Erano dei libri che ebbero un successo editoriale straordinario perché avevano un prezzo politico e che recuperarono al dibattito storiografico figure importantissime, alcune di letterati e di storici, perché affidarono l'introduzione a personaggi importanti. Per esempio, io citavo soltanto uno solo, la parità e le storie morali di Serafino Amabile Guastella sono state pubblicate con l'introduzione di Italo Calvino. Sul piano più strettamente storico possiamo parlare soltanto di libri. Parlando di Renda, si può parlare di libri trascurando centinaia di pur pregevoli saggi brevi e articoli sparsi su riviste e atti di convegno. Renda ha scritto, in un'efficace sinergia con le edizioni Sellerio, documentatissimi volumi sul giudaismo siciliano, sull'espulsione dei gesuiti, sulla rivoluzione siciliana separatista degli anni 1820-22, sull'Inquisizione, su Domenico Caracciolo e così via, e poi persino sul Primo Maggio, sul bandito Giuliano, su Federico II e persino sui Beati Paoli. Era fatale anche che si cimentasse con una storia della Sicilia. L'ho fatto con 6 volumi, i primi 3 sono la storia della Sicilia dal 60 al 1970 e l'altro, i 3 volumi della storia della Sicilia, diciamo, dalle origini ai nostri giorni. Tutte e due le opere importantissime di riferimento pubblicate da Sellerio. Della biografia e dell'attività di Renda vorrei sottolineare soltanto 2 aspetti. La collocazione anomala, eterodossa all'interno del Partito Comunista e i suoi rapporti con la cultura cattolica. La sua adesione profondamente motivata dalla realtà culturale del paese di origine a farmi comunista
dice lui nell'autobiografia, furono i contadini del mio paese. Questa adesione al PC è stata solida, convinta, leale. Deroghe all'ortodossia è possibile coglierne diverse nel corso del tempo. Con Girolamo Le Causi, reduce dall'antifascismo, dal carcere e dalla resistenza, era una persona totalmente diversa, fu per 15 anni segretario regionale del Partito Comunista, non ebbero un rapporto facile. E la sintesi che Di Causi era operaista e invece, se così posso dire, era contadinista. E quindi non si intendevano molto. Frequentò diligentemente le Frattocchie per 3 mesi e ne uscì con la convinzione che non vi circolasse abbastanza ossigeno. Non c'era difetto di ossigeno alle Frattocchie. Sul piano teorico ebbe difficoltà personale ad accettare l'ideologia marxista-leninista come concezione del mondo e della storia e ancor di più ebbe difficoltà a farla comprendere ai contadini di Cattolica e della Sicilia in generale, a persone che da sempre coltivavano terre altrui e dividevano iniquamente con un proprietario assente il prodotto della propria fatica. Non si poteva neanche fare cenno a kolkhoz, a collettivizzazione della proprietà. Il richiamo all'URSS e a Stalin fungevano da semplice referente mitico, capace di unire nella lotta tutti i senza terra per i quali il comunismo non era il fine, instauriamo il comunismo, ma era il mezzo, instauriamo il comunismo e diventiamo piccoli proprietari, cioè che usciamo da una condizione di subordinazione totale che è quella del latifondo. Qualche dubbio sulla qualità della vita e dell'organizzazione della società nel mondo comunista, acquisito durante un mese di vacanza collettiva sul lago Balaton in Ungheria, piscina, cibo e assoluta monacalità totale, cioè abolizione di qualsiasi contatto con il mondo esterno, ma insomma era un mese di vacanza. Non sarà sufficiente quello che gli venne in mente che potesse essere il comunismo nella sua realtà, non sarà sufficiente a indurlo ad allontanarsi dal partito come fecero altri quando l'anno successivo i carri armati si presentarono a Budapest nel 1956. Alcuni erano usciti, anche amici di Renzi. Prende invece decisa posizione contro le incertezze del partito allo scoppio della primavera di Praga, siamo nel 68. Rimane così un dissenziente, ma sempre iscritto per lealismo, per la convinzione che uscire dal partito significa condannarsi all'irrilevanza del fuoruscito. In aperto dissenso dalla strategia berlingueriana del compromesso storico, guarda invece con molta simpatia la svolta della Bolognina e poi sarà chiamato nel nuovo Partito Democratico della Sinistra a presiedere il comitato regionale. In varia misura analogo a questa qualità del comunismo di Rende è un altro aspetto notevole della sua personalità di politico e di studioso, e cioè il modo di rapportarsi alla cultura cattolica. Del suo passaggio dalla militanza cattolica a quella comunista parla in termini di conversione, nell'autobiografia, in termini di conversione. Rientrato dal servizio militare, non più credente ma nemmeno miscredente, diventa comunista per solidarietà e impegnata assunzione dei problemi sociali e vitali dei suoi contadini, senza abbandonare mai l'idea che anche tra Chiesa e comunismo si poteva raggiungere un accordo, e maturando la convinzione, tutt'altro che marxista, che la religione ha un ruolo decisivo nello svolgimento della storia umana. Questo io lo voglio sottolineare perché è una cosa che ho sperimentato nelle cose di cui mi sono occupato. Ho sempre sperimentato che escludere la religione è come mutilarsi nel fare la storia, perché ci si muove anche per motivi che non sono quelli meramente economici, ci si muove anche per ragioni che non sono economiche. Il comunismo italiano, almeno il mio comunismo, continua a ripetere, non era antireligioso, men che meno anticristiano. Renda ha del mondo dei contadini una profonda e diretta conoscenza. Si sente uno di loro e tale era considerato da essi. Sa che tutti i lavoratori della terra, a qualsiasi categoria o schieramento politico appartengono, hanno ricevuto una sommaria educazione religiosa, nel senso che sono stati battezzati, cresimati e sposati in chiesa.
La laicità radicale che si esprime nel matrimonio civile e ancor più nel non battezzare i figli può essere praticata soltanto dalla dirigenza ideologizzata, non certo dalle persone per le quali quella scelta avrebbe significato un totale sradicamento antropologico. Io ho memorie precise di un contadino che si presentò negli anni 50 ancora, si presentò in chiesa con un bambino, lo dovevano battezzare, e il prete disse: e come lo chiamiamo questo bel bambino? E quello dice: Stalin. Il prete dice: ma Stalin non lo possiamo chiamare. Sì, allora ve lo potete portare, gli disse, ve lo potete portare così com'è. Intervennero altri parenti e si addivenne a chiamarlo Giuseppe Stalin. E il più contento di tutti era il nonno, che si chiamava Giuseppe, e chi si sentiva defraudato dell'onore che il nipote si chiamasse come lui. Con questo Giuseppe furono contenti sia Giuseppe Stalin, sia il contadino, sia il nonno. Per dire che chiedere queste cose non era possibile, soltanto uno che non li conoscesse poteva chiedere, che non avesse idea di come funzionava questa società, gli poteva chiedere: sì, non battezziamo il bambino, oppure no, ti sposi. Anche Renda narra l'episodio del fatto che si sposò in chiesa, perché la chiesa si sposò civilmente perché la chiesa gli chiedeva di abiurare al comunismo. E non condivide perciò che Renda non condivide che nel clima arroventato del 48, alla demonizzazione scomunica del comunismo presunto ateo, la Chiesa Cattolica sacrificasse la cristianissima operazione di riscatto dei contadini da condizioni di lavoro inaccettabili e rifiutasse di impartire i sacramenti, condizionandoli alla prestazione di una pubblica abiura della fede comunista. Questo dopo la scomunica del 48. Si adopera perciò a sanare il solco, Renda si adopera a sanare il solco tra i due schieramenti, trovando un autorevole interlocutore in Monsignor Giovanni Battista Peruzzo, è un vescovo agrigentino che è stato vescovo per decenni ad Agrigento e che è rimasto nella memoria come il vescovo dei contadini. C'era una grande collaborazione con Renda, che allora era segretario provinciale del Partito Comunista. Le divergenze comunque si attutirono e si composero nella comune partecipazione alla lotta al latifondo, e le bandiere bianche tornarono a sventolare assieme a quelle rosse nelle manifestazioni per l'applicazione della legge di riforma agraria, così come era avvenuto prima, nel primissimo dopoguerra, con i decreti Gullo. Questa consonanza con la cultura cattolica si è manifestata in anni e condizioni diverse nei confronti di Monsignor Cataldonaro, un importante personaggio, vescovo di Agrigento, che ebbe un rapporto di intensa comunicazione con Renda. Cataldonaro morì molto giovane, era un personaggio, era anche storico di valore, è morto troppo giovane. L'opera di Sturzo poi Renda l'aveva valorizzato molto in un libro che riguarda il socialismo e i cattolici degli anni, relativo agli anni 1901-1904. Lì lui valorizza molto l'impegno di Sturzo, parliamo non del dopoguerra, parliamo del dopo fasci. In sintesi, dotato di una grande tenacia, di una spiccata vocazione per la ricerca storica e di una prodigiosa capacità di lavoro, Renda ha svolto in Sicilia un'intensa attività politica e sindacale, fatta, come sempre avviene, di successi e di sconfitte. Il suo legame con la Sicilia è stato totalizzante. Nell'azione rifugiva da incarichi che lo portassero fuori dall'isola, cioè lui preferiva che gli incarichi fossero in Sicilia. E anche nello studio, a mia conoscenza, il solo testo che esorbiti da questi limiti della Sicilia è il volumetto sul 1° maggio. Della Sicilia ha illuminato, da storico capace di ricerche archivistiche senza risparmio di tempo e di competenza, innumerevoli aspetti, figure, momenti, con una chiara predilezione per i moti di popolo, le forze sociali in movimento, i rapporti tra le classi e le dinamiche collettive. Questa preferenza nella sua opera storica è evidente.
Non dunque storico del movimento contadino soltanto, ma a pieno titolo storico della Sicilia. Anzi, come dice lui stesso, storico dell'Italia attraverso la Sicilia. E in quanto tale, l'Istituto Gramsci Siciliano, da lui fondato nel 1977 e diretto per 16 anni, vuole con questo convegno rinnovarne e consolidarne la memoria. Vi ringrazio. Allora, riprendendo le fila di questo programma, ora è la volta di Antonio Sellerio, già citato, la sua relazione si intitola Una storia editoriale. Buonasera a tutti, ringrazio per avermi invitato a parlare qui oggi e ringrazio il professor Nicosia anche per aver già menzionato più volte la casa editrice. Sono Antonio Sellerio, dal 2010 gestisco insieme a mia sorella Olivia la casa editrice fondata e guidata dai miei genitori Elvira ed Enzo fino alla loro scomparsa. Ed è per me un grandissimo onore essere qui oggi a parlare di un intellettuale centrale per la storia della cultura in generale e in particolare della cultura politica del Novecento siciliano. E lo è ancora di più farlo proprio in questo luogo. E vedrete presto che non lo dico solo per il prestigio di questo magnifico edificio, ma anche perché proprio l'Assemblea avrà, come anche in qualche modo anticipato dal professor Nicosia, un ruolo davvero importante nelle vicende che sto per raccontare. Il rapporto editoriale tra Francesco Orrenda e la mia famiglia, addirittura precedente alla fondazione della casa editrice, risale all'edizione della collana realizzata nel 20° anniversario della nascita dell'autonomia regionale. Nel 67, infatti, come già menzionato, l'Assemblea decise di pubblicare alcune opere significative della cultura siciliana, tra 7 e 800, selezionate da un comitato scientifico guidato per l'appunto da Francesco Orrenda, del quale facevano parte tra gli altri Leonardo Sciascia, Vincenzo Tusa e Massimo Ganci. Ricorda Orrenda nella sua autobiografia che il progetto prevedeva che ogni opera fosse presentata da uno storico o da un letterato e il successo fu appunto dovuto a quella doppia qualità delle opere scelte per la pubblicazione e dall'autorità culturale e scientifica di coloro che su incarico della commissione ne scrissero l'introduzione. Il grafico e l'ispiratore di quella speciale collezione, i cosiddetti libri gialli, dal colore della copertina, fu Enzo Sellerio, una collana dalla grafica essenziale ed elegante. I volumi erano in tonsi e, rievocando questo particolare, l'editore milanese Vanni Schewiller una volta annotò con una certa malizia che quei libri erano in tonsi appunto quasi a dispetto della perizia dei parlamentari dell'isola. Fra le opere selezionate, i Pensées souvenirs historiques e i Mères de la Cour et du Peuple de Sicile di Michele Palmieri di Miccichè, pubblicati in lingua originale, in francese. L'autore era proprio una riscoperta di Orrenda e anni dopo i pensieri e ricordi entreranno a far parte del catalogo della casa editrice, quasi a rappresentare una continuità con quella collana. In quel caso le note introduttive furono affidate a Dominique Fernandez e Massimo Colesanti, entrambi successivamente autori della Sellerio. Tra gli altri titoli della collana dell'Ars ci fu l'opera grafica di Francesco Chiscè, presentata da Bruno Caruso, e la parità e le storie morali di Serafina Amabile Guastella, con la nota, come già anticipato, di Italo Calvino, e le memorie segrete sulla storia moderna di Sicilia di Paolo Balsamo, a cui lo stesso Orrenda volle scrivere l'introduzione. La collana, che iniziò le pubblicazioni nel 69, proseguì fino al 76. Nel frattempo, nel 69, era nata la casa editrice, che sicuramente a quell'esperienza deve moltissimo.
La prima collaborazione di Renda con la casa editrice risale al 77, quando venne pubblicato un volume antologico con un ricco apparato iconografico su Caltagirone. L'opera era stata realizzata per la Banca Popolare di San Giuliano e comprendeva saggi di storici e scrittori, tra gli altri Leonardo Sciascia, e il nostro scrisse un bellissimo saggio dedicato a Luigi Sturzo. Quando cominciò a lavorare poco dopo alla sua storia della Sicilia dal 1860 al 1970, fu a quel punto naturale proporla proprio a Elvira e Enzo, con i quali si era ormai consolidato il rapporto di collaborazione. Il primo volume fu pubblicato nell'84 e seguirono a un anno di distanza il secondo e il terzo. I 3 volumi vennero poi riuniti in edizione in cofanetto. Questo imponente lavoro fu unanimemente riconosciuto come opera fondamentale, rimasta per molti versi insuperata. E qui vorrei raccontarvi come mi appare e ci apparve la figura di Francesco Renda, storico-politico, dal nostro punto di vista di editori. In tutta la sua opera, Renda testimoniava di non amare il pessimismo storico e il moralismo, quella famosa sentenza del tutto cambia perché nulla cambi, in particolare quando applicati alla Sicilia, e non amava quello che credo sia inteso con la parola sicilianismo. Da storico di immensi archivi e da politico di sapiente militanza, diffidava della ricerca affannosa di identità indipendenti e millenarie. Per lui la storia della Sicilia significava inequivocabilmente storia di uno sviluppo. E cito adesso quanto scrive di quel che accadde successivamente al 1860. Nel fatto è innegabile ormai che ben poche cose ci legano oggi alla tradizione del Regno delle Due Sicilie. Considerava suo compito storico il descrivere, torno a citare, la crescita complessiva della società siciliana nei suoi dati quantitativi, materiali e anche nella qualità della vita. E in più con pignoleria sottolineava quanto poco isola fosse la Sicilia e come tutto quello che vi avveniva di storicamente interessante aveva legami, conseguenze e conseguiva innanzitutto con l'Italia intera. Affermava infatti: non si può scrivere storia regionale siciliana successiva al 1860 che non sia nello stesso tempo storia nazionale italiana. In quanto editori e non ovviamente in quanto storici, quella impostazione di metodo e di unitarietà ci sembrò e ci sembra una sintesi utilissima, una novità culturale da valorizzare per come fosse nelle nostre possibilità. Dagli anni '80 in poi tantissimi i suoi contributi nel catalogo Sellerio. Del 1988 è il volume Beati Paoli, storia, letteratura e leggenda, analisi di una memoria storica del come, quando, dove una memoria nasce, lo studio più completo sull'argomento, che lascia per storico rigore intatto l'enigma della realtà dei Beati Paoli, ma certamente all'enigma aggiunge grande fascino. E con questo titolo inizia la serie dei titoli del professore inseriti nella collana Quaderni della Biblioteca Siciliana di Storia e Letteratura, collana nella quale compariranno vari altri titoli, da quello il 1 maggio 1890, pubblicato nel 1990, a Sicilia e Mediterraneo, la nuova geopolitica del 2000, e ancora del 2002 è la monografia, anche questa citata, su Salvatore Giuliano. L'autore volle inserire come sottotitolo una biografia storica per sottolineare il suo tenersi alla larga dalla leggenda nata attorno al bandito. L'opera tutta tesa a rappresentare la verità storica, sottoponendo a un'analisi rigorosa tutte le fonti. Altri titoli che testimoniavano il lungo e proficuo rapporto tra Renda e la casa editrice sono L'espulsione dei Gesuiti dalle Due Sicilie del 93, La fine del giudaismo siciliano nello stesso anno, L'inquisizione in Sicilia, Fatti e persone del 97 e del 2010, sempre nella stessa collana, e La grande impresa, Domenico Caracciolo, viceré e primo ministro tra Napoli e Palermo. Scusatemi. A quest'opera Renda teneva in modo particolare. Si trattava infatti di scrivere una parola definitiva
su uno dei personaggi più controversi della storia della Sicilia. E torna a citare: cosa fa degno di fama Domenico Caracciolo? A nostro giudizio, la volontà di realizzare una grande impresa, da lui definita epopea della resurrezione siciliana, per creare le basi necessarie allo sviluppo delle arti, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e della cultura generale del Regno di Sicilia. Tutta la storia del vicerregno di Caracciolo è concentrata nella realizzazione di quell'impresa, formalizzata in proposta di catastazione generale del territorio isolano e trasformazione dell'imposta personale in imposta sulla terra, che avrebbe fatto pagare così solo chi ne aveva il possesso. Caracciolo aveva una cultura europea, prese perciò a modello il catasto già realizzato in Lombardia, in modo che nella sua esecuzione si adottasse lo stesso metodo e si ottenessero i medesimi risultati della Lombardia. Ed era quel metodo, il Sud che agiva alla stessa maniera del Nord, la vera novità rivoluzionaria a cui i baroni siciliani opposero accanito rifiuto. Fu chimera o utopia quella che Caracciolo avrebbe voluto attuare? L'ultimo libro, in ordine di tempo, è del 2011. Si tratta di Maria Carolina e Lord Bentinck nel diario di Luigi de' Medici, in cui l'autore ripercorre, attraverso quel diario, l'esilio della corte borbonica a Palermo nel 1806. Altro momento estremamente significativo di questo lungo rapporto fu il 2007, quando Francesco Renda consegnò a mia madre la sua autobiografia. Ci tenne a sottolineare che non di una generica memoria si trattava, ma era una vera e propria autobiografia politica, e di questo dà conto sin dall'inizio del libro. Sue parole: avanti negli anni mi accingo a scrivere la mia autobiografia politica. Da storico ho sempre parlato e scritto della storia siciliana del secolo scorso e dei secoli precedenti. Adesso mi sta a cuore soffermarmi sul mio passato politico come parte della storia siciliana della seconda metà del secolo scorso. Con parenti e amici ho parlato spesso di quel mio passato che sintetizza lo spirito che si visse in Sicilia negli anni in cui la riscossa contadina sgretolava il millenario latifondo e il relativo potere baronale. Nel scrivere la mia biografia politica ho cercato il senso della mia vita. Nato e cresciuto nel mondo contadino, sono poi divenuto testimone, partecipe e dirigente della sua riscossa. Un'opera che ci consegna il racconto di fatti decisivi, filtrati e resi drammatici dal vissuto personale, ma insieme reso conto dei pensieri che di quei fatti rappresentavano la lucida coscienza e l'ordine razionale. Il rapporto tra lo storico e la casa editrice fu sempre armonioso e basato su stima e fiducia reciproche. Francesco Renda per le copertine si trovava quasi sempre d'accordo con le proposte di mio padre e per la parte redazionale e di impaginazione e per i titoli altrettanto affidamento aveva in Elvira. Renda avanzava suggerimenti o proponeva l'inserimento di appendici. Le decisioni finali erano frutto di un sano dialogo tra la competenza dello storico e l'esperienza dell'editrice. Il rapporto era quasi sempre diretto e spesso il professore e la moglie passavano dalla casa editrice per discutere dei particolari di un'edizione o semplicemente per vedersi con Elvira ed Enzo. Negli anni la stima, la comunanza di intenti erano diventate una vera e propria amicizia. Grazie. Grazie ad Antonio Sellerio per questa testimonianza così importante, perché un tipo di collaborazione che si protrae per tanti anni e con tanti prodotti non è una cosa che succede, no, ci vogliono due soggetti che si intendono, e questo appunto è quello che si ricava da quello che ha detto Antonio Sellerio. Ora abbiamo la relazione di Michele Figurelli. L'ordine mi pare questo, sì. Su Renda storico e politico. È il contadino che fa la storia, sono i contadini che fanno la storia. Questa è l'idea di fondo, l'idea sentimento che nel 1942
in una famiglia contadina di cattolica eraclea, mosse lo studente Renda alla politica e alla storia, allo studio della storia, e il forte e orgoglioso convincimento che la storia la facessero o comunque dovessero e potessero farla i contadini si era in lui determinato non solo dal bisogno generale di liberazione dalla miseria e dall'ansia di riscatto, di emancipazione sociale, ma da un fatto da lui tante volte ricordato come decisivo nella sua vita e per il suo futuro, il fatto che erano stati proprio i contadini del suo paese a chiedergli l'impegno a organizzarli e a volerlo, a sceglierlo come loro dirigente. E a questo fatto che si devono ricondurre non solo il diventare comunista senza neppure sapere cosa fosse il comunismo, non solo l'azione di Renda dirigente sindacale e dirigente politico, ma la valorizzazione da lui operata anche da storico del protagonismo diretto delle masse e della costruzione dal basso di un diverso assetto sociale e politico. Il grande rilievo da lui dato alla democratica rivoluzione sociale che pose fine al latifondo e alla vecchia classe dominante. Il problema politico, i contadini e la loro liberazione è il punto centrale della sua formazione e del rapporto unitario stabilito da lui tra storia e politica. Non il dialogo su Croce con Fazio Almayer, ma i contadini di Cattolica, la Lega, il sindacato dei minatori, la Federterra, la CGIL, la scoperta di un modo nuovo di fare sindacato, la Federazione Comunista di Agrigento, la Lega delle Cooperative, il partito e le assemblee parlamentari, la proposta di un Togliatti più autonomista dei comunisti siciliani nella raccolta e cura dei suoi discorsi sulla Sicilia. È questo l'insieme che fu per Renda la vera scuola e la vera università, e lo furono tutte queste cose anche di più rispetto alle annales di Marc Bloch e di Lucien Febvre o alla rivista Movimento Operaio sulla quale egli scrisse di De Felice e dei fasci. La vera scuola e la vera università, tanto più se riflettiamo a quanto Renda ha duramente raccontato della sua esperienza a fine anni 40 alla scuola di partito, alla sua denuncia del Gramsci fuori programma. Gramsci a Frattocchie, parole di Renda, non era di casa. In nessuna lezione i suoi libri e Einaudi quell'assenza mi colpiva, il modo parziale con cui veniva insegnata la storia. Nessuno spazio per la storia italiana, per il PC, guerra di liberazione, costituente, svolta di Salerno. Studio di Lenin e Stalin induceva a leggere autocriticamente tutta la storia del dopoguerra italiano. Nessuna lezione su questione meridionale o su decreti Gullo, l'ingresso dei contadini nella storia italiana. Addirittura Grieco, lezioni su questione agraria e alleanza operai contadini di Lenin e questione contadina di Stalin, ma non il Gramsci del 1926, la questione meridionale e operai del nord contadini del sud. La scuola, parole di Renda, mi fu di conflitto, un racconto e una denuncia che fanno comprendere meglio significato e portata della scelta del Partito Nuovo, del discorso di Napoli del 1944 e dell'opera svolta da Rinascita e dalla edizione togliattiana di Gramsci nella ricerca assai difficile di liberazione dallo stalinismo.
Questo è un punto fondamentale nella coscienza e nella storia umana, politica e intellettuale, culturale di Renda. Il rapporto da lui istituito tra storia e politica non si è evidenziato solo nella elaborazione di linea, negli obiettivi o nella riflessione storica su quanto si era fatto e si era conseguito, ma è perfino entrato nell'immediato e nel vivo dell'azione di guida e di lotta del movimento, quando lui si trovò, per esempio, a dirigere e a organizzare insieme a Nicola Cipolla la Federterra e le interminabili cavalcate sui feudi da occupare simbolicamente con gli obiettivi di cambiare il patto colonico, di fare un riparto più giusto, di avere in proprietà un pezzo di terra attraverso le affittanze collettive sul modello 1893 dai patti di Corleone. Il rapporto storia-politica che sto richiamando è dentro scelte politiche e ideali altamente significative e anche simboliche, come quella della Costituente contadina, così si chiamava, che nel 1948 Renda ideò di indire a Palermo nella domenica 11 gennaio, a memoria simbolo di quel 12 gennaio di 100 anni prima, quando Palermo aveva dato fuoco alle polveri della rivoluzione europea del 48. Centenario celebrato nella parola d'ordine allora faremo il 48, una parola d'ordine non proprio felice e adatta al rapporto campagna-città tutto da costruire e assai difficile da realizzare. Questo è un punto che ricorre spesso nella riflessione di Renda sui limiti del partito gravi, nel senso di un partito che non era partito, che era partito soltanto contadino, che non sapeva essere anche un partito urbano. Altro significativo esempio del rapporto tra storia e politica, diciamo nell'immediato, nella contingenza anche della lotta, è in una sua azione di dirigente dei braccianti a Catania. I suoi articoli sul Siciliano Nuovo, che denunciavano l'infondatezza dopo il 1860 nella Sicilia unita all'Italia, quindi la inammissibilità della natura extraterritoriale della proprietà britannica della terra degli eredi di Nelson a Bronte, Maniaci, Maletto e Tortorici, la terra che Ferdinando di Borbone aveva concesso all'ammiraglio inglese in premio della repressione contro la rivoluzione napoletana del 99 e della impiccagione dei capi rivoluzionari Francesco Caracciolo, appeso al pennone della sua nave ammiraglia, Domenico Cirillo e Mario Pagano, il grande illuminista, membro del governo provvisorio e autore del progetto di costituzione di quella Repubblica partenopea e grande giurista, l'avvocato dei poveri. Quella terra di Bronte, Maniaci, Maletto e Tortorici, uscita indenne dai decreti Gullo anche perché non rivendicata sul momento dal movimento, grazie alla lotta contadina riaccesa da questa denuncia di Renda, fece la stessa fine degli altri latifondi. Renda attribuì alla sua esperienza a Catania un grande valore formativo e l'apertura di un nuovo orizzonte, complessivamente, oltre episodi come quello che ho appena citato. Ne sono importante testimonianza la ricerca e la riflessione su De Felice, i Fasci e Luigi Sturzo, la lettura innovativa della Chiesa della Rerum Novarum e dell'opera di Luigi Sturzo, organizzatore di leghe, cooperative, sindacati, casse rurali e anche di scioperi e di lotte.
una lettura innovativa che gli fu prima contrastata e poi riconosciuta e apprezzata da Gabriele De Rosa, uno dei massimi studiosi di Sturzo, e che è importante anche per una riconsiderazione storica complessiva del rapporto tra socialismo, comunisti e cattolici, anche alla luce di una rivoluzione come quella operata dal Papa contadino, ecco ancora i contadini che fanno la storia, Giovanni XXIII. Il come politica e storia siano nate entrambe ed insieme da un'esperienza di vita e di lotta collettiva, questo è il punto, può farci considerare e valutare Renda, la particolarità e originalità dell'azione politica e delle sue ricerche, insieme all'opera di altri storici italiani suoi coetanei, storici gramsciani e legati al movimento operaio e socialista. Renda per la Sicilia socialista e contadina nella storia d'Italia e Paolo Spriano, classe 25, per la Torino operaia e socialista e della rivoluzione liberale, Gramsci e Gobetti, la storia del PC. Paolo Spriano, il partigiano pillo di giustizia e libertà, colonnello nella guerra di liberazione in Piemonte. Renda per i contadini e Giuliano Procacci e Rosario Villari. Giuliano Procacci, classe 26, non solo per la storia del XX secolo e per la storia degli italiani, ma per la questione agraria di Kauschi. Rosario Villari, classe 25, per il Sud nella storia d'Italia e Mezzogiorno e contadini nell'età moderna. Giuliano Procacci, giustizia e libertà, combattente nella resistenza del Bellunese. Rosario Villari, tra i dirigenti e gli organizzatori del movimento contadino in Calabria. Renda per i fasci siciliani e Renato Zangheri e Gastone Manacorda. Renato Zangheri, classe 25, per la storia del socialismo italiano e le origini della società contadina in Emilia. Gastone Manacorda, classe 1916, non solo per le ricerche sulle origini del movimento operaio italiano, ma per la sua strenua difesa della libertà e dell'autonomia della ricerca e per la sua aperta, aspra polemica del 1954 con una relazione stalinista sulla storiografia marxista fatta da Arturo Colombi, che attaccava i giovani storici, difesi poi da Togliatti. Gastone Manacorda, protagonista delle due riviste di ricerca e di dibattito, Società e Studi Storici, e autore della proposta nel primo convegno su Gramsci del 1958 di una nuova edizione critica dei quaderni. Gastone Manacorda nella direzione politico-militare, capitano della quarta zona della resistenza romana. Tutti loro maturano e sviluppano l'impegno civile e politico e maturano l'interesse, il culto e la ricerca della storia da un'esperienza di lotta, da un momento, di organizzazione collettivo, di organizzazione culturale, di organizzazione politica, di organizzazione militare. Matrice comune delle loro storie era l'esperienza e l'organizzazione della lotta. Differenza e particolarità di Renda era il suo crocianesimo assoluto nel quadro che ho fatto. È Renda che ci tiene a ricordare come egli era o si era sentito crociano e come crociano lo definisse Licausi e liberale lo credesse Eugenio Scalfari, e come egli non fece nulla per modificare il segno della qualifica di crociano che di lui si era data. Marx da Renda
fu conosciuto solo dopo la sua tesi su Marx e Croce. Solo dopo, infatti, ne acquistò le opere più importanti in francese. Marx non era affatto quello che si discusse in importanti incontri dell'Istituto Gramsci da lui presieduto e con molto profitto. E il Gramsci da lui conosciuto nelle lettere, nella togliattiana edizione Einaudi, e non dal partito siciliano che ne era completamente estraneo, non era quell'altro Gramsci indagato e dibattuto in tante iniziative dell'Istituto Gramsci siciliano da lui presieduto e iniziative spesso da lui suggerite e promosse. Basti come esempio riflettere sul mancato uso nella ricerca storica da parte di Renda della categoria gramsciana, cuoco-gramsciana, di rivoluzione passiva. Nella discussione del problema politico e storiografico, della esistenza o meno di una questione contadina e di come la questione meridionale si identifichi ma non si esaurisca nella questione contadina, Renda critica la storia del Regno di Napoli di Benedetto Croce per la sua, parole di Renda, profonda incomprensione della storia siciliana e afferma il bisogno di una visione unitaria, non più dualistica, della storia italiana e quindi il bisogno di una visione unitaria della storia meridionale. Questo dialogo che egli seppe avere con Rosario Villari al convegno del Gramsci su Togliatti e il Mezzogiorno ci porta a ripensare complessivamente l'esperienza intellettuale e politica di Cronache Meridionali e i rapporti niente affatto semplici sulla questione Mezzogiorno con Amendola, Di Vittorio e Licausi, tre protagonisti quanto mai diversi del meridionalismo del Partito Comunista. In queste riflessioni rientra anche il tormento, diciamo, di Renda sulla crisi del socialismo reale e sul travolgimento, sul cataclisma del socialismo reale provocato, diciamo, prima dal crollo del muro di Berlino e poi dal crollo dell'Unione Sovietica, e che segnò la fine del sistema politico italiano. Ci sono amare considerazioni di Renda su tutto questo che si intrecciano con quelle relative all'esito della riforma agraria e agli anni successivi al 49-50, successivi a quelle grandi cavalcate e successivi alla Costituente della Terra. E qui è interessante notare come ci sia una riflessione polemica e critica di Renda per quello scioglimento della Federterra e per quello che viene descritto quasi come uno smantellamento delle organizzazioni e degli obiettivi della riforma. Sono un po' i temi che sono stati anche nei saluti che hanno preceduto qui questi nostri interventi da parte dei compagni del sindacato e da parte anche di Emilio Miceli. La lezione di guardare la realtà del nostro tempo con l'occhio dello storico, la lezione di farlo senza ideologismi,
ma con molta aderenza, con materialistica storica aderenza alla realtà, è un grande, un grande insegnamento e un grande lascito, come pure la lezione di saper guardare a grandi e gravi fenomeni e ostacoli come quello della mafia, con l'occhio della storia e soprattutto con la ricerca di un punto nevralgico sul rapporto tra storia e politica, quale è stato il grande saggio di Renda sul processo Notarbartolo, la lezione di conoscere e di studiare i luoghi e i problemi della realtà in cui ci si trovi nella responsabilità di agire e di scegliere, così come egli faceva quando doveva andare in un feudo o in una miniera o in un paese o in una organizzazione di sindacato, di partito o in una cooperativa. Per esempio, le scoperte che in queste circostanze, andando nel sindacato, egli fece del buco, del vuoto, dell'assenza di attenzione sulla previdenza, sull'assistenza, e la sua opera pratica anche di costruzione dell'assistenza, di costruzione dell'Inca. Questo ci fa anche pensare a quanto questa sua meticolosa attenzione alla ricognizione delle cose e alla storia delle cose sia importante per l'innovazione. Ci fa pensare ad esempio alla tragedia adesso, del bracciante indiano nelle campagne di Latina. Tutte queste cose, queste lezioni, contribuirono molto a portarmi, quando io ero nella segreteria del Partito Comunista Siciliano responsabile della cultura, a proporre la istituzione dell'Istituto Gramsci e il suo affidamento a Francesco Renda. I tanti libri, la vendemmia dei tanti libri che lui ha scritto, delle sue ricerche e di cui noi dobbiamo essergli grati, hanno una grande qualità e hanno un valore di gran lunga più elevati di quelli che può avere il vino del contadino. Il programma prevede ancora una relazione, ma facciamo una breve, leggo negli occhi di tutti che ci vuole una piccola tregua per bere un caffè eventualmente qua vicino, e quindi riprenderà subito dopo con la relazione della professoressa Falci. Signore e signori, la seduta riprende con la relazione della professoressa Fiorella Falci, che è una protagonista. Ha chiesto di scrivere professore docente di storia e filosofia, e in sostanza, per quello che so io, cioè nel senso che per sentito dire, che è una protagonista della vita scolastica, culturale e politica di Caltanissetta. Quindi siamo lieti che sia venuta qui in quest'AFA. La seduta, il resto di questa seduta lo presiederà la professoressa Giovanna Fiume, che non ha bisogno di presentazioni e che è vicepresidente dell'Istituto Gramsci Siciliano. Io vado a collocarmi in più agevole posizione. Facciamo 20 minuti massimo, non sforare i 20 minuti che te lo segnalo. Se 2 minuti prima mi fai, grazie. Grazie professore, grazie per l'invito soprattutto. Spero di essere all'altezza dell'invito e di questa platea così qualificata. Il tema che abbiamo scelto è proprio lo studio che il professore Renda ha dedicato alla storia della Chiesa siciliana, dall'Unità d'Italia al Concilio Vaticano II,
perché è importante. Lo si deduce anche dalla ricca bibliografia che accompagna il saggio che è contenuto in questo volume collettaneo del 1994. È importante perché si può dire che è stato il primo storico di formazione marxista ad affrontare la storia della Chiesa con un metodo assolutamente nuovo, che è stato rilevato proprio da Gabriele De Rosa, che era il suo alter ego sul piano della storiografia cattolica, che proprio nell'introduzione a questo saggio scrive: Renda ha un metodo tutto suo con il quale tende a configurare la storia della Chiesa come storia della società. E con lui, al di là degli storici di netta impostazione cattolica, ma anche per loro vale questo sdoganamento, per lui la storia della Chiesa cessa di essere una storia settoriale particolare, segregata ad un ambito specialistico, e diventa una delle componenti fondamentali della storia sociale. Questo metodo nuovo è assolutamente originale e costituirà anche il terreno di un incontro importante con colui che sul versante della storiografia cattolica ufficiale ha seguito la stessa impostazione, cioè Monsignor Cataldo Naro. Attraverso gli studi di entrambi si nota questa sintonia su questo considerare la storia della Chiesa come una delle componenti culturali, antropologiche, sociali relative alla distribuzione dei poteri nell'ambito della società di natura fondamentale. Tra l'altro l'interesse del professore Renda per questo ambito della storia risale a tempi non sospetti. Il suo Socialisti e Cattolici in Sicilia dal 1900 al 1904, pubblicato con Sciascia, risale al 1972, un anno prima degli articoli di Berlinguer sul compromesso storico, ed era assolutamente inedito questo accostamento, e ancora più interessante quello che il professore Renda scrive a un certo punto del suo studio, quando affianca Sturzo e Gramsci per la originalità della loro valutazione dell'importanza del mondo contadino nella società italiana. E dice di Gramsci che sapeva cogliere la qualità dei rapporti che legavano il mondo contadino del Sud all'influenza della Chiesa cattolica, dando al ruolo che Sturzo assegnava parallelamente al clero siciliano, soprattutto quello della stagione post Rerum Novarum, i preti sociali, dava la stessa importanza a quel clero, a quella che si poteva dare ai quadri del Partito Comunista Italiano nel loro rapporto proprio di formazione e di guida del movimento contadino. Quindi con i suoi studi la Chiesa entra a pieno titolo nel campo delle vicende umane e, come scrive Renda, la sua storia aiuta a capire meglio la storia della società, con tutte le contraddizioni che si innescano e che non sono estranee anche alla storia della Chiesa, sia attraverso la storia del movimento cattolico, sia direttamente, guardando alla Chiesa come soggetto autonomo ma interattivo, in un rapporto Chiesa-società che non è sempre consensuale, scrive il professor Renda in questo suo saggio, che è la summa di tutta una serie di studi in questa direzione che a lui si possono ascrivere. E non è un caso che lui apre il suo saggio con 3 citazioni: Benedetto Croce, la Gaudium et Spes e Giovanni Paolo II. E divide questo saggio in 3 ambiti cronologici: gli anni dell'unificazione italiana, gli anni dopo la Rerum Novarum e gli anni della democrazia cristiana fino al post-concilio Vaticano II. Con l'Unità d'Italia la Chiesa siciliana si ritrova ad un bivio e a dover affrontare 2 aspetti: una pars destruens, la fine dell'ordinamento regalistico, la fine dell'apostolica legazia, e anche una pars costruens, cioè rinnovare strutture, funzioni, rapporto con la società, rivedere anche l'azione caritativa con una sfumatura di impegno civile diversa. E in questi anni dell'unità viene fuori, secondo lo studio del professor Renda, un'interdipendenza nel rapporto tra Chiesa e Stato, in cui si vede proprio che nonostante le conflittualità e anche oltre le separazioni teologiche, la storia della Chiesa è a pieno titolo storia della società italiana. Anche per gli aspetti
omissivi o di contrasto. Dice proprio il professore che nel 1860 la fine rovinosa della monarchia sacerdotale preposta al governo della Chiesa siciliana, cioè l'apostolica legazia, segnava la fine del potere temporale del clero siciliano, non dello Stato della Chiesa, ma del clero siciliano, che era legato alla monarchia borbonica, che nominava i vescovi e che governava politicamente la Chiesa siciliana. E quel clero siciliano al momento dell'unità si era trovato diviso tra quella parte di clero che veniva dalla rivoluzione del 1848, Gioacchino Ventura, Emerico Amari, i cattolici antiborbonici, e un episcopato che in fondo nel cambio di regime, nel cambio di dinastia, era rimasto al loro posto. I vescovi sono rimasti tutti al loro posto e la resistenza passiva era il comportamento generale che era stato scelto. Ma dalle difficoltà di integrazione nel nuovo Stato non si era registrato, secondo Renda, un decadimento, ma una serie di profonde e radicali riforme, e il risultato finale era stato sanare la frattura fra religione e società civile, ristabilendone i rapporti su nuove basi materiali, culturali e spirituali. A partire da una serie di contraddizioni. Prima contraddizione, il paradosso sabaudo. Per lo Statuto albertino la fede cattolica era religione di Stato in tutto il territorio nazionale. In Sicilia invece la Chiesa cattolica non era un'istituzione da riverire e rispettare, sto citando il professore, bensì da tenere sotto controllo e anche da reprimere. Nel 1862 c'è la guerra dei Te Deum, no? I vescovi che alcuni si rifiutano di celebrare il Te Deum nel giorno di celebrazione dello Statuto nazionale. Il vescovo di Caltanissetta verrà tradotto a Palermo agli arresti per rendere conto di questa sua presa di posizione. Ma nonostante questo e nonostante le riforme che la nuova monarchia porta avanti, spogliando anche del suo patrimonio fondiario la Chiesa, con la legge Corleo del 1862, che mette all'asta 250.000 ettari delle terre della Chiesa siciliana. Un passaggio di proprietà di queste dimensioni si era avuto soltanto con la fine della feudalità nel 1812. Nel cinquantennio che va dal 1812 al 62, i grandi proprietari terrieri siciliani passano da 2.000 a 20.000. Quindi c'è una redistribuzione fondiaria che provoca anche una ridefinizione degli equilibri nelle classi dirigenti. Ora nel 1862 con le terre messe all'asta, con le terre della Chiesa, 250.000 ettari cambiano proprietario e vengono acquistati all'asta, non vengono distribuiti ai contadini, vengono messi in vendita e li acquista la borghesia proprietaria, i sedara del Gattopardo. Non altrettanto viene fatto però per le terre incolte dei privati, e questo tema della terra rimane il filo rosso, la costante nell'analisi del rapporto con la società siciliana, anche della Chiesa ma non solo della Chiesa. La legge del 66 scioglierà le corporazioni religiose, gli ordini contemplativi, sequestrerà le loro terre, gli edifici, le biblioteche. Scrive Renda, che ha analizzato in modo estremamente dettagliato i dati: le suore resistettero meglio. Molti monaci tornarono a casa, si spogliarono del saio. Le suore assolsero più credibilmente la loro funzione sociale, prestando generosi e insostituibili servizi nel campo dell'assistenza. Seconda contraddizione: soppressione del potere temporale del Papa, fine dell'apostolica legazia, non è expedit, i cattolici non votano alle elezioni politiche, lo Stato costituzionale siciliano si fa senza e contro i cattolici. Questo elemento viene considerato come un vulnus gravissimo all'evoluzione liberale e democratica del Paese, e Gabriele De Rosa critica il professor Renda per avere considerato un errore devastante il non expedit, perché evidentemente lo vedeva in un orizzonte più ampio. Infatti, a proposito di quell'antropologia cristiana che determinava, come diceva prima il professore Nicosia, la mentalità delle masse contadine, scrive Renda: un paese a maggioranza cattolica fu lasciato in balia di liberali, anticlericali, massoni, atei e miscredenti, e per la Chiesa fu una fuga, timore del confronto con i tempi nuovi, un rifiuto ad accettare la sfida con la nascente società italiana. Nel 1867 parte l'autoriforma, però le corporazioni religiose si ricostruiscono su un'altra base.
modernizzandosi notevolmente, non più facendo forza sui patrimoni atavici delle manomorte, ma puntando sul volontariato dei fedeli, sul fundraising della borghesia che finanziava le nuove opere di assistenza, che diventano presenze importanti, significative. Pensiamo al padre Cusmano a Palermo, ed è una rivoluzione di metodo quella carità operativa costruita con quel coinvolgimento dei fedeli e non basandosi più sulle rendite, sull'impianto feudale delle risorse della Chiesa stessa. E quindi la scelta di azione sociale, caritativa, assistenziale dà una nuova qualità all'impegno della Chiesa nella società, capillarmente nella società siciliana. Un impegno che ha un significato civile, di presenza nella società moderna, ma, scrive sempre il professore, più ancora nel suo valore religioso, teleologico, del modo di essere ministri della fede, cioè queste nuove condizioni cambiano il modo di essere del clero nel proprio ministero spirituale, in stretta correlazione con una funzione nuova che ha nella società laica. E aver individuato questo nucleo, secondo me, dà grandissimo valore agli studi del professor Renda proprio per illuminare questo aspetto. Infatti in questi anni in Sicilia ci sono delle figure di personalità luminosissime in questa direzione, oltre a Cusmano, Annibale Maria di Francia a Messina, il cardinale di Usmet a Catania, padre Angelico Lipani nella Sicilia interna. E quando nel 1891 si costituisce l'opera del Boccone del Povera, c'è una lettera collettiva, una pastorale collettiva dei vescovi siciliani che indica il metodo del Cusmano come un esempio per tutte le diocesi, un esempio da seguire. Siamo proprio negli anni della Rerum Novarum, cerco di tenere un ritmo veloce, segnalatemi quando vado fuori. Il 15 maggio del 1891 esce la Rerum Novarum. Il professor Renda fa un accostamento osè, la paragona all'importanza che ha avuto nel 1848 per il movimento operaio internazionale il manifesto del Partito Comunista. Dice, la Rerum Novarum è stata, nell'ambito del movimento cattolico universale, non solo italiano, ha avuto la stessa efficacia periodizzante, la stessa capacità di indicare una svolta, perché, scrive, avviò i cattolici italiani verso l'uscita dal vicolo cieco in cui da mezzo secolo si trovavano bloccati. La questione sociale diventa una questione da affrontare su un piano internazionale. 2 anni prima si era ricostituita l'Internazionale Socialista e allora la Chiesa di Leone XIII, che è il primo Papa dopo la fine del potere temporale, si vuole sintonizzare nella sua cattolicità, cioè universalità, su questo piano di discorso da svolgere al di là dei confini nazionali. E la Chiesa scende in campo con un nuovo compito, quello di fronte alla questione sociale di elaborare una nuova dottrina, ma anche di promuovere lo sviluppo di un nuovo movimento. Per cui il 1891 è veramente uno spartiacque che non tutto il mondo laico di ispirazione cattolica seppe cogliere. Per esempio il professore rileva come Toniolo, l'apostolo del pensiero sociale cattolico, rimane perplesso in un primo tempo rispetto alle conseguenze che la Rerum Novarum avrebbe potuto avere. E perché nella Rerum Novarum emergeva la questione operaia, emergeva l'esigenza di associazioni operaie, che fossero sì concorrenti delle associazioni socialiste, ma che non fossero le associazioni generaliste, interclassiste, con cui di solito il pensiero cattolico aveva inteso mettere insieme proprietari e lavoratori. E sarà proprio la crisi dei fasci siciliani e il pensiero di Sturzo che emerge subito dopo e contemporaneamente a mettere in evidenza questa esigenza di associazioni semplici, vengono definite, cioè soltanto formate da operai che abbiano quindi il compito di difendere i diritti dei lavoratori senza cercare a prioristicamente una irenica pacificazione con i proprietari che proprio la crisi dei fasci aveva definito assolutamente impossibile. E proprio nella crisi dei fasci c'è un segno che viene colto
e sarà raccolto nel saggio del 1972 da Renda, e cioè la lettera pastorale del vescovo Guttadauro, il vescovo di Caltanissetta, unico tra i vescovi della Sicilia e del Meridione, a rivolgere una lettera pastorale al clero, a tutti i sacerdoti e agli abbati, ai religiosi, invitandoli a farsi forza di interposizione nel conflitto sociale, ma indicando anche una piattaforma rivendicativa, arrivando a definire i tassi di interesse massimi che segnavano il passaggio all'usura se eventualmente i gabellotti e i proprietari avessero chiesto in più. Quindi dando estrema concretezza allo schierarsi della Chiesa rispetto a questo conflitto sociale così aspro, lettera finisce sulla prima pagina del Corriere della Sera, Napoleone Colajanni ne fa gli elogi in un pubblico comizio e Sturzo qualche anno dopo riprenderà queste posizioni con anche l'originalità di un suo pensiero, arrivando a scrivere proprio in quegli anni di inizio secolo che lo sciopero è l'ultima ratio, ma in sé è legittimo, è un diritto sacrosanto, in nome della libertà vera. E questo, che poi sarà alla base del famoso discorso del 1905 di Sturzo a Caltagirone, è proprio una sorta di manifesto di una svolta che il movimento cattolico e il suo laicato sceglieranno, puntando anche a superare delle questioni storiche della questione romana. Per esempio, il potere temporale viene ormai considerato un argomento insostenibile e quindi la piena laicità, il rinunciare al nome cattolici rispetto ad un'ipotesi di partito e la presa d'atto della monarchia senza adesioni né rifiuto. Sturzo sceglie la strada democratica, anche se, poi scriverà Renda, dal 1919 la paura del socialismo ne paralizzò l'iniziativa e il fascismo sarà una sorta di nuovo non expedit per gli effetti che ha provocato, paralizzando quella carica innovativa che pure si era espressa. Gli anni della democrazia cristiana, terza parte del nostro saggio. E qui un arco difficile che va da Pio XI, negli anni della dittatura, che ancora definisce il comunismo bolscevico un pericolo minaccioso, fino a Giovanni XXIII col suo distinguere l'errore dall'errante e il suo cercare e promuovere incontri, intese, occasioni per scoprire la verità. Un Papa che parla di scoprire la verità attraverso il dialogo e quindi non enuncia una verità rivelata imposta di per sé nel rapporto con la società civile, con la società dei laici, è un elemento di grande novità che Renda coglie con grande acutezza nel suo studio. Il dopoguerra in Sicilia ha visto la Chiesa protagonista della rappresentanza della società nel momento in cui nel luglio del 1943, al momento dell'occupazione anglo-americana, il fascismo si evapora. Luglio del 1943, primi giorni di luglio, non 25 luglio, quindi l'Italia era ancora pienamente fascista, ma in Italia il sistema si scioglie e rimangono soltanto i vescovi sul territorio a rappresentare la società siciliana e ad accogliere anche gli occupanti, nonostante fossero protestanti e anglicani, e questo si rileva nelle loro corrispondenze interne, cercando di rappresentare l'esigenza di tutelare la difesa della società. Tra la Chiesa e il fascismo in disfacimento non si manifesta nessuna solidarietà, come se non fosse mai avvenuto. I vescovi non hanno né una biura né una pubblica presa di posizione, scrive il professore. Tutti rimangono al loro posto di responsabilità e assolvono i compiti, oltre che religiosi, anche civili. E, scrive Renda, la società siciliana sembra solo effettivamente rappresentata dalla Chiesa nel semestre che va dal luglio del 43 al 12 gennaio del 44, quando saranno autorizzati a ricostituirsi partiti politici e quindi la conformazione anche della rappresentanza della società siciliana assume un altro volto. E i vescovi furono le autorità locali più consultate e più ascoltate anche nella nomina dei prefetti, dei sindaci. Ci sono alcuni personaggi emblematici. Anche qui il professore prende la situazione della Sicilia interna come significativa. Scrive a Caltanissetta: ci sarà, fatto inedito, il primo prefetto e il secondo prefetto saranno due cattolici, Arcangelo Cammarata e Salvatore Aldisio. Nel settembre del 43 comincerà a uscire il primo giornale cattolico, Unità, scritto e diretto da Giuseppe Alessi.
Nel dicembre del 1943, ancora i partiti politici non sono autorizzati a ricostituirsi, si terrà a Caltanissetta il primo congresso regionale della Democrazia Cristiana, quello che deciderà la linea dell'autonomismo contro il separatismo, che pure alcuni all'interno stavano sostenendo, come Silvio Milazzo per esempio, che partecipò a quel congresso perorando le ragioni dei separatisti, ma rimase in minoranza. E qui la figura chiave di Aldisio, che ritroviamo, che diventa in quel congresso il leader regionale della Democrazia Cristiana, ritroviamo prima prefetto, poi ministro dell'interno del governo dell'Italia liberata nell'aprile 1944 e poi alto commissario per la Sicilia con pieni poteri dal 1944 al 1946 fino alla regione autonoma. Vado a concludere. Scrive il professore Renda: il movimento cattolico come forza sociale e politica prima del fascismo era sempre stato escluso dal potere, dopo il fascismo sarà sempre incluso nel potere, anzi diviene esso stesso il potere, e si parla di una repubblica cattolica fino alla fine del 1993. Ma il segno che il Concilio Vaticano II avrebbe lasciato apre una nuova contraddizione, perché intanto afferma per la Chiesa un modo diverso di concepire il rapporto tra la Chiesa e il mondo e supera l'impostazione della Rerum Novarum, che si proponeva la riconquista cristiana del mondo, una via cristiana, una scienza sociale cattolica, un partito di cattolici. Il Concilio rovescia questo metodo, parla di segni dei tempi nuovi interpretati alla luce dei principi cristiani, dice di lasciare ai laici la responsabilità di essere sale della terra e protagonisti del dialogo, ma soprattutto afferma che la Chiesa non ha più modelli da proporre. Qui c'è anche una citazione molto interessante di Giovanni Paolo II su questo, che la Chiesa non ha più modelli da proporre. Ora però, annota acutamente il professor Renda, il Partito Cristiano non ha seguito la medesima evoluzione della Chiesa, è rimasto fermo ai caratteri originari acquisiti nella fase precedente al Concilio e da Pio XII in poi ci sarà una divaricazione profonda tra la Chiesa conciliare, che percorre la strada del dialogo, e la Democrazia Cristiana, che rimane abbarbicata a una gestione del potere di vecchio modello. E nel 1994, scriverà Renda, la dissoluzione della DC appare strettamente collegata alla mancata attuazione di una politica sociale coerentemente ispirata alla dottrina sociale cristiana, come la fine del Partito Comunista. Mi sembra di enorme importanza questo tipo di analisi storico-politica su questo orizzonte culturale ampio, non solo nazionale, ma una strada che forse la storiografia contemporanea dovrebbe riprendere nuovamente. Vado rapidissimamente alle conclusioni. La Chiesa siciliana che viene descritta, la Chiesa che dal dopoguerra, dal 1946, quando Pio XII dimissiona il cardinale Lavitrano, che era stato il capo della Chiesa siciliana dei governi di unità nazionale, e arriva in Sicilia il cardinale Ruffini, è una Chiesa attestata, fa un paragone Renda tra Ruffini e Scelba, ministro degli interni, ministro poliziotto. Ruffini che guida la Chiesa con un pugno di ferro e che al Concilio rappresenta l'opposizione conservatrice. Però anche in questo Renda riesce a cogliere e scrive: Ruffini con i suoi interventi è quello che è intervenuto di più nel Concilio, sempre per contrastare le proposte innovative, obbligava la maggioranza a giustificare le proprie posizioni. E questo è un segno di finezza nella ricerca storica estremamente importante. Andiamo alle conclusioni. E mi scuso per qualche secondo in più. È stato già detto come l'irrigidimento della scomunica del 1949 avesse creato una lacerazione profonda nel tessuto della società, soprattutto della società popolare e contadina della Sicilia. E Renda mette in evidenza come questo sia stato un nuovo errore, tanto grave quanto il non expedit, nonostante la votazione che Togliatti volle in Assemblea Costituente dell'articolo 7, proprio per evitare le guerre di religione, che faceva diventare i patti lateranensi irrevocabili, e nonostante il desiderio di non degenerare negli scontri ideologici, di mantenere per esempio sul terreno della pace il dialogo.
Sui partigiani della pace, sulla raccolta di firme all'appello di Stoccolma del 1950, si espressero 750.000 siciliani, nonostante i divieti e gli anatemi della Chiesa. L'Assemblea regionale votò all'unanimità l'adesione all'appello di Stoccolma e il presidente democristiano dell'Assemblea regionale, D'Angelo, affermò che quella scelta era una scelta che faceva da cattolico, pienamente consapevole del valore che avrebbe avuto. Ora Renda si è chiesto al termine del suo saggio perché nel 1993, per esempio, su un tema come il rapporto tra la Chiesa e la mafia, Giovanni Paolo II, la Chiesa al suo massimo livello, si esprime chiaramente, e perché invece per tutti gli anni 50-60 questo era rimasto un tabù. Un tabù inviolabile da parte del mondo cattolico e della Chiesa, che faceva silenzio assoluto su questo. E qui lui inquadra le ragioni anche più ampie. Sarebbe stato semplice additare nella Chiesa il capro espiatorio di una copertura, invece lui dice c'era un agnosticismo dello Stato sul tema della mafia negli anni 50, negli anni 60, dello Stato nei suoi vertici, polizia, magistratura, neutri e distaccati, e c'era un'assenza di legislazione appropriata. E conclude: il movimento cattolico, quando era fuori dall'esercizio del potere, fu immune dagli inquinamenti mafiosi, non solo per gli scritti di Sturzo, ma anche per la decina di sacerdoti siciliani uccisi dalla mafia nei primi 2 decenni del Novecento. Assunto invece l'esercizio ininterrotto del potere, il movimento sociale cattolico non solo tacque sulla mafia, ma lasciò che la mafia penetrasse tra le sue file e non impedì che nella società crescesse a dismisura. In Sicilia, a un certo punto, però, il terrorismo che nel resto del paese insanguina le strade, in maniera sempre più equivocabile si manifesta appunto come opera della mafia. E allora cambia anche la posizione della Chiesa, e nel 1973 c'è un comunicato della Conferenza Episcopale Siciliana in cui per la prima volta la parola mafia viene scritta, anche se accompagnata dalla definizione nuovo gangsterismo. E poi ci saranno i segni dell'impegno dei cattolici coinvolti anche in questa offensiva terroristica che la mafia scatena alla fine degli anni 70. Cadranno Piersanti Mattarella, a cui è dedicata questa sala, ci sarà la fioritura della primavera palermitana, delle associazioni di Città per l'Uomo, la rivista Segno, la Facoltà Teologica di Sicilia che si fonda, il Centro Pedro Arrupe e soprattutto l'Episcopato lungimirante del Cardinale Pappalardo che, dice Renda, con il suo consenso tacito e longanime, il che non era cosa da poco, ha favorito che questi semi germogliassero. Finalmente la Chiesa siciliana si ritroverà su posizioni di frontiera e la conclusione del saggio è appunto l'elenco anche di personalità che da questo mondo cattolico, tra laici e tra gli ecclesiastici, sono stati vittima della mafia, e si conclude proprio con la testimonianza di Don Pino Puglisi, attraverso il quale finalmente, scrive Renda, la Chiesa di frontiera si ritrova schierata al servizio di tutta intera la società siciliana. Benissimo, ringraziamo Fiorella Falci che ci ha dato un bel esempio del modo di lavorare e di ragionare di Renda. Perché la cosa che per esempio si fa apprezzare nelle cose che ci ha detto è la lunga periodizzazione a cui lui era abbastanza legato. La storia politica della Chiesa è la storia del clero, è la storia del Partito Cattolico, è la storia dell'influenza sulla società, cioè ci offre di un tema sempre la complessità, diciamo così, no? Tra l'altro ha un piglio critico, Renda, che non lascia mai, cioè non perdona a nessuno, non le manda a dire, no? Cioè esprime in maniera spesso anche tagliente le sue opinioni, ed è perché è un piglio, diciamo così, valutativo, molto severo, ma non pregiudiziale.
E questo secondo me caratterizza il comunista Renda rispetto al cattolico Brancato, perché questi temi sono i temi di Francesco Brancato, su cui Francesco Brancato ha studiato a lungo, ha scritto anche cose molto importanti, però naturalmente da un cotè completamente diverso, e pensavo curiosamente come Renda ha studiato alla fine il viceré Caracciolo, che Brancato aveva studiato all'inizio della sua carriera. E un'altra cosa che Brancato mi sembra una figura opposta e in qualche modo analoga nell'essere opposta a quella di Francesco Renda, no? Entrambi storici non di formazione accademica. E mi sono rammaricata, mi è capitato di rammaricarmi del fatto che Francesco Brancato sia stato assolutamente dimenticato forse non dal suo paese, Ciminna, dove ha lasciato la biblioteca, ma certamente, forse solo quelli di voi che lo hanno conosciuto se lo ricordano, ma probabilmente è uno storico su cui ho fatto ancora qualche riflessione. Quindi grazie a Rossella Falci, e andiamo adesso alle altre 4 relazioni che ci attendono. La prima è quella di Giuseppe Mandalà, che è professore associato di storia dei paesi islamici presso l'Università degli Studi di Milano, dove insegna storia culturale del Mediterraneo. È specialista di storia intellettuale e della trasmissione culturale dei testi, dello studio dei processi di produzione dei testi, della loro diffusione e della loro ricezione. Ha pubblicato molti studi transculturali relativi al Medioevo e in particolare ha dedicato le sue fatiche alla Sicilia e al Mediterraneo. L'ultima opera, di poche settimane, credo neanche mesi fa, è stata scritta insieme alla compianta Angela Scandaliato e riguarda la Palermo la Palermo ebraica, lo spazio urbano, la cultura, la società nel Medioevo, naturalmente, per i tipi della casa editrice Viella. Gli do la parola ricordandogli che dopo 15 minuti gli mando un telegramma con scritto 5 minuti restanti. Ah, va bene, sì, 20 minuti, ma ci stiamo. Sono le 18, testimoni tutti. Grazie professoressa Fiume per questa presentazione. Mi sentite tutti? Allora, innanzitutto ringrazio il senatore Michele Figurelli e l'Istituto Gramsci siciliano per il gentile invito a intervenire al presente convegno. Mi preme sottolineare che la mia è una sostituzione davvero dell'ultimo minuto, in quanto ho preso il posto appena una settimana fa della stimata collega Rita Foti, impossibilitata a intervenire, la quale avrebbe dovuto sviluppare il tema ebrei e inquisizione in Sicilia nell'opera di Renda, con prospettive senza dubbio maggiori delle mie e che in un certo senso, come vedremo, travalicano il mio punto di vista e le mie competenze di medievista e storico della cultura. Cercherò quindi, nei limiti di tempo che ho a disposizione, 20 minuti si diceva, di presentare un percorso storiografico che inserisca l'opera di Renda nella storia degli studi sulla storia degli ebrei in Sicilia. Fornirò a seguire anche qualche osservazione sulla storiografia sui conversos, cioè sui cristiani nuovi, neofiti o marrani che dir si voglia, ma sarebbe corretto chiamarli anche con il termine ebraico di anusim, cioè forzati a convertirsi, ossia degli ebrei siciliani convertiti al cristianesimo dopo il 1492-93. Partirò da una prima domanda che può sembrare forse un po' provocatoria. Perché uno storico modernista quale Renda, che si dedica principalmente alla storia del movimento contadino come riflesso della sua militanza politica, abbia deciso di intraprendere lo studio degli ebrei siciliani, inaugurando inoltre una felice e inedita riflessione sul fenomeno del marranismo nell'isola? Come è noto, la fine del giudaismo siciliano appare nel 1993 per i tipi di Sellerio. Ho individuato almeno 3 elementi concomitanti che a mio avviso ne determinano la stesura e la pubblicazione.
Prima di tutto una scoperta archivistica, cioè, per dirla con le parole dell'autore, una lunga e laboriosa ricognizione delle carte della ricevitoria del Sant'Officio siciliano, conservate presso l'Archivio di Stato di Palermo, che consente allo studioso di individuare ben 1890 nomi di ebrei neofiti accusati di osservare pratiche giudaizzanti, ossia di essere ufficialmente passati al cristianesimo, ma di essere rimasti o di essere tornati in segreto al giudaismo. C'è anche l'occasione delle celebrazioni ovviamente tra virgolette, del 5° centenario dell'espulsione degli ebrei dai regni di Spagna e quindi dalla Sicilia, ricordato con un grande convegno tenutosi a Palermo nel 1992 e svoltosi proprio in questo stesso palazzo. Il convegno, in cui sfilano i maggiori studiosi del tema, è inserito nella serie degli incontri Italia Giudaica, promossi dalle università israeliane e dalle istituzioni italiane e animati in particolare da Shlomo Simonson. In questa occasione, che precede la pubblicazione del suo volume, Francesco Renda presenta un contributo preliminare, ma che contiene già in nuce molti dei risultati della sua ricerca, dal titolo Gli ebrei prima e dopo il 1492, originariamente da programma Gli ebrei di Sicilia prima e dopo l'espulsione. Infine, non è a mio avviso trascurabile l'onda lunga della morte dell'inquisitore di Leonardo Sciascia, il celebre romanzo quasi inchiesta storica, aperta tra passato e presente nello stile del maestro di Racalmuto, pubblicato nel 1964. Insieme alla riscoperta e alla tutela dei graffiti delle carceri dell'Inquisizione presso Palazzo Chiaromonte Steri, Morte dell'inquisitore rappresenta, come molte altre opere di Sciascia, a torto o a ragione, un pungolo per le coscienze della storiografia siciliana. E sebbene nella fine del giudaismo siciliano l'opera di Renda non venga mai esplicitamente citato, è evidente che la tematica trattata è correlata nel segno dell'Inquisizione, ma come sappiamo tutti nei fatti è cronologicamente ben lontana e diversa, la sua impronta riemerge in certe pagine di Renda, ad esempio nell'assioma sciasciano del tenace concetto, tanto caro a un altro storico siciliano quale Vittorio Sciuti Russi. Come non leggere, in questa chiosa che vi mando nella slide, non vi leggo, vi risparmio per motivi di tempo, una chiara influenza, quasi un ritratto in lettere di Fra Diego Lamatina di Sciasciana Memoria, è una pagina di Renda della fine del giudaismo siciliano. Nel presente incontro vorrei proporre anche una riflessione comparata tra due modi diversi e per molti versi antitetici di intendere la Sicilia e la sua storia, quella storico-marxista di Francesco Renda e quella storico-letteraria identitaria di Leonardo Sciascia. I due sono certamente accomunati dalla militanza e o vicinanza politica, almeno fino alla rottura di Sciascia con il Partito Comunista nel 77-79, ma soprattutto dal contesto geografico in cui vivono, in cui operano e su cui riflettono. E se da un lato Renda, diciamo così, critica Fazello e il fazellismo, descrivendo quella siciliana come storia sempre incardinata nella storia del sistema che di volta in volta ne costituisce il generale contesto, l'aspetto diversamente più problematico della visione di Sciascia è l'idea che esista un carattere immutabile della Sicilia, convinzione che Sciascia non riesce a conciliare con l'opinione che questa essenza siciliana sia il presunto risultato di un'evoluzione diacronica, ma la bravura di Sciascia è stata proprio quella di aver fatto percepire una costruzione letteraria come verità storica. Quindi abbiamo lo storico e il letterato, ma non dobbiamo confondere i mestieri. Ma ritornando a Renda, va bene. Dalle sue pagine delle fine del giudaismo siciliano emerge fortemente la necessità di collegare la storia degli ebrei di Sicilia alla storia di Spagna, ma al contempo di prenderne le distanze, di sottolinearle le differenze. È un orientamento che ha il suo iniziatore già in Isidoro La Lumia, che nel 1867 inaugura una felice e rinnovata stagione di studi sugli ebrei dell'isola. Nel suo articolo Gli ebrei siciliani, pubblicato nella nuova antologia, La Lumia
sostiene almeno due cose importanti e che in un certo senso fanno scuola. Uno, il decreto di espulsione del 31 marzo 1492, promulgato a Palermo il 18 giugno del 1492, ma certamente già a inizio del mese i giochi erano fatti e la notizia era sicuramente già in circolazione, procrastinato fino al 12 gennaio 1493, è una decisione estranea alla Sicilia, presa altrove da un governo altero e distante che non coinvolge i ceti dirigenti siciliani che anzi, per quanto loro ben poco consentito, già dal 20 giugno del 1492 la osteggiano, cercando la via per altre e diverse soluzioni rispetto alla espulsione. Questa posizione storiografica, che in un certo senso arriva fino a Renda, da lui sapientemente approfondita, è tuttavia fortemente antitetica rispetto agli esordi degli studi sugli ebrei siciliani, quelli settecenteschi di Giovanni, che descrivono l'espulsione degli ebrei come un momento felice celebrato all'unisono dai siciliani. Altro concetto veicolato dall'opuscolo di La Lumia è la tolleranza del regno normanno-svevo contrapposta al dispotismo spagnolo, dove, per dirla breve, solo una lei se tenga. Un regno, quello siciliano, dove diversamente, cito La Lumia, latini, greci, musulmani, giudei si incontravano e convivevano in pace, ritenendo cerimonie, credenze e consuetudini proprie. Fine della citazione. Questa immagine confluisce nel mito duro a morire della Sicilia multiculturale, ben analizzato e contestualizzato e ovviamente criticato dai colleghi francesi, ma che tuttavia trova i suoi fautori, ieri come oggi, nella immagine di una terra senza crociati, cara a Francesco Giunta e Umberto Rizzitano, o anche in attuali progetti dell'European Research Council finanziati sulla base di un frainteso concetto di convivenza e di multiculturalismo. Ma questa è un'altra storia. Come accennato, l'inizio dell'interesse per la storia degli ebrei in Sicilia si fa comunemente risalire al 1748, quando il teatino taorminese Giovanni Di Giovanni, inquisitore fiscale del Sant'Uffizio, dà alle stampe a Palermo l'ebraismo della Sicilia ricercato e esposto. L'opera nasce da varie esigenze esplicitate dall'autore stesso. In primo luogo, Di Giovanni sente l'esigenza di ribattere a due studiosi europei, il Basnage e il Prideaux, che avevano avuto l'ardire di omettere completamente la presenza ebraica in Sicilia. Grave crimine. Di Giovanni inoltre, punto 2, vuole prendere posizione rispetto agli ebrei con marcato spirito antisemita. Questi vengono considerati sempre ostili ai cristiani e quindi da respingere e rifiutare, una posizione netta se messa in relazione ai progetti politici di Carlo III, che poco prima, nel 1740, aveva riammesso gli ebrei nel regno in funzione di un auspicato sviluppo commerciale. Il progetto, come è noto, era tuttavia lentamente naufragato per motivi politici e già nel 1746 le disposizioni erano state revocate. Di Giovanni organizza l'opera in due parti, la prima riguardante una storia generale degli ebrei nell'isola vista attraverso la documentazione d'archivio, la seconda consistente in un'analisi della presenza ebraica nei singoli centri. Non mancano le semplificazioni e gli anacronismi di marca antisemita, come recentemente evidenziato da Nicola Cusumano. Tuttavia quello che qui mi preme sottolineare è che Di Giovanni introduce una idea nuova, ossia quella degli antichi nostri ebrei, inaugurando un nuovo genere storiografico, quello degli ebrei quale minoranza nazionale. In altre parole, la storia degli ebrei in Sicilia entra a far parte di un discorso di appropriazione e integrazione all'interno della storia nazionale siciliana, patria si dirà successivamente, al pari di quello che succederà ai nostri saracini, i musulmani di Sicilia, un secolo dopo e in una diversa temperie. Ad ogni modo, occorrerà attendere la creazione dell'Archivio Storico Siciliano, il 1873-1876, e la fondazione della Società Siciliana per la Storia Patria, 1873, per assistere a un vero e proprio Florwit di studi sulla storia degli ebrei di Sicilia. Protagonisti di questa Wissenschaft des Judentums, questa scienza del giudaismo siciliana, sono fra gli altri Ferdinando Lionti, Raffaele Starrabba, Isidoro Carini e soprattutto Bartolomeo e Giuseppe Lagumina, ai quali ho già dedicato un convegno e un volume apparso per i tipi dell'Orientale di Napoli e sui
quali pertanto non mi soffermerò. Punto di arrivo di questo processo è il Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia, assemblato dai fratelli Lagumina in 3 volumi, pubblicati tra 1884 e 1895 per la storia patria di Palermo, un'opera che raccoglie ben 1077 documenti da Gregorio Magno all'espulsione, in gran parte provenienti dai fondi del Grande Archivio di Palermo. Il Codice diplomatico dei fratelli Lagumina è una storia documentata, ossia una storia fatta attraverso i documenti, una concezione di forte impronta positivistica che vede nel documento, nella sua edizione, nella sua pubblicazione, il fine e l'obiettivo dello storico. Tuttavia di questa mole di materiali è mancata, sino a tempi recenti, seguitemi su questo passaggio, l'analisi, la sintesi e la narrazione. Infatti, al di là delle pioneeristiche incursioni di Carmelo Trasselli e dell'Eliao Ashtor, significative ma che non sono approdate in una sintesi organica, occorrerà attendere la seconda metà del Novecento e in particolare il fatidico 1992 per avere i primi studi organici sulla storia degli ebrei di Sicilia, una sorte peraltro toccata a un'opera di analoga concezione ottocentesca, cioè i diplomi greci e arabi di Sicilia di Salvatore Cusa. Prima di questo rinnovato interesse è sicuramente La fine del giudaismo siciliano di Francesco Renda del 1993, un'opera che sebbene abbia il suo focus documentale sul periodo successivo all'espulsione, fondandosi a sua volta sulle precedenti indagini di Vito Lamantia e Carlo Alberto Garufi, approfondisce anche il periodo precedente all'espulsione, grazie al corpus documentale assemblato dai fratelli Lagumina. Il merito di Renda è anche aver sottolineato, e questo è un punto davvero innovativo e importante, che la fine del giudaismo siciliano non è il 1492-1493, ma bensì il lungo periodo che da questa data giunge fino al 1572, un ottantennio, quando una parte degli antichi ebrei di Sicilia si converte al cristianesimo e spesso giudaizza, cioè mantiene alcuni abiti culturali propri dell'ebraismo, finendo nelle maglie dell'Inquisizione a torto o a ragione. Seguirà a distanza di quasi un decennio l'opera di Henri Bresque, Arabi per lingua, ebrei per religione, che come recita il sottotitolo riguarda l'evoluzione dell'ebraismo siciliano in ambiente latino dal XII al XV secolo, pubblicata nel 2001, che fonda la sua base documentale ancora una volta sul corpus dei Lagumina, oltre che sulle personali indagini archivistiche dell'autore sul notarile siciliano. L'opera di Bresque, soprattutto, ha il grande merito di aver aperto la prospettiva degli studi sugli ebrei di Sicilia a uno scenario mediterraneo, puntando l'attenzione sulla arabizzazione maturata durante il periodo islamico dalle comunità ebraiche dell'isola. Ultima ma non ultima di questa serie di opere storiche è il monumentale progetto di Shlomo Simonson, The Jews in Sicily, che da un lato si è proposto di allargare considerevolmente il corpus documentale dei fratelli Lagumina, offrendoci tra 1993 e 2010 ben 18 volumi contenenti oltre 40.000 documenti sugli ebrei di Sicilia, nella grande maggioranza degli inediti afferenti al 400, e dall'altro ha fornito una sintesi organica dell'enorme materiale vagliato nel volume tra Scilla e Cariddi, Storia degli ebrei di Sicilia, in Sicilia del 2011. A differenza di Renda, però, sia l'opera di Bresque sia quella di Simonson mantengono la storia degli ebrei di Sicilia entro i limiti imposti dalla consuetudine storiografica di considerare il Medioevo finire nel 1492. Ma l'eredità più pesante e al contempo più innovativa dell'opera di Renda è l'indagine sul marranismo siciliano, una pagina sino a Renda praticamente ancora inedita, che sarà ripresa e ampliata nel 2003 da Nadia Zeldes, studiosa israeliana allieva di Shlomo Simonson. Nel volume The Former Jews of This Kingdom, Sicilian Converts After the Expulsion, che vedete nell'immagine lì. E qui per necessità mi fermo e arrivo alle conclusioni, senza addentrarmi nella complessità dei casi inquisitoriali dove il vero e il falso possono anche mescolarsi, come ci ha insegnato il padre dell'attuale premier israeliano Benzion Netanyahu, padre di
Bibi Netanyahu, grande studioso dei processi inquisitoriali che riguardano gli ebrei, attraverso i dubbi e le ubbie offerti dalla documentazione disponibile, già attentamente ampliata e vagliata anche da Maria Sofia Messiana e Giovanna Fiume, qui presente. Quello che mi preme sottolineare però, per concludere, è che la storia dei giudei di Sicilia, ebrei o cristiani nuovi che siano, è una storia che racconta sulla lunga durata di resilienza e acculturazione di una minoranza etnico-religiosa presente per oltre un millennio in un'isola che non è non solo geograficamente al centro del Mediterraneo. Acculturazione prima nel segno della arabizzazione, che si badi bene non significa islamizzazione, non confondiamo i due termini, cioè quest'ultima conversione religiosa all'Islam e alle sue norme, mantenuta l'arabizzazione fino a oltre l'espulsione. Ma contestualmente, dopo la cesura politica costituita dalla conquista normanna, la minoranza ebraica è anche esposta a una progressiva cristianizzazione. Come sottolineava già Renda alla vigilia dell'espulsione, gli ebrei siciliani erano così assimilati linguisticamente e culturalmente da non essere qualitativamente differenziabili dai cristiani dell'isola. Punto di arrivo di questo processo di assimilazione è certamente il 1492-93, ma, come già indicato da Renda, non termina con questa data. Ci sono almeno 80 anni di storia da raccontare. Quali prospettive per gli studi futuri? Senza dubbio una definizione della cultura degli ebrei in Sicilia aiuterà a capire l'evoluzione diacronica, diatopica e diastratica dell'ebraismo siciliano. Ma innanzitutto occorre riscoprire le fonti di questo discorso. Bisogna guardare lontano, oltre l'isola, e avere competenze che non sono solo quelle storiche. Linguistica, paleografia e filologia ebraica e araba aiuteranno a studiare a fondo i manoscritti prodotti o circolanti tra gli ebrei siciliani, la loro produzione legale, liturgica, scientifica e letteraria. Ad esempio, un recente rinvenimento presso la Biblioteca Medicea Laurenziana, attualmente allo studio di Nadia Zeldes, dalla quale si attende l'edizione, a cui la studiosa mi aveva generosamente offerto di collaborare, aiuterà a entrare nel mondo degli ebrei espulsi che rifiutano l'assimilazione. Mi riferisco ai responsa rabbinici di Chaim ben Shabbatai Yonah, un esule siciliano che visse nell'Italia meridionale all'indomani dell'espulsione del 1492. La raccolta di responsa copre il periodo tra 1497 e 1504 e riguarda le comunità ebraiche di Trani, Barletta, Tropea, Monopoli, Oppido e Valona in Albania. E i quesiti rivolti a Rabbi Chaim fanno luce sul tipo di problemi affrontati dagli esuli dell'Italia meridionale gli ebrei che mantengono la fede dei padri, ovviamente, non i conversos. Ma oltre a guardare lontano, e qui chiudo, occorre anche guardare vicino. Mi riferisco al bifoglio talmudico che si conserva presso l'Archivio di Stato di Palermo. Il testo tramanda alcune pagine del trattato Nesikhin, particolarmente del capitolo Sanhedrin, ed è in scrittura sefardita che si data paleograficamente tra XIII e XIV secolo. Il frammento, verosimilmente sequestrato a un converso siciliano, è stato poi riutilizzato come coperta di uno dei quadernos di Messer Geremia de Vizis, notaio dei sequestri tra 1500 e 1509. Certamente l'utilizzo di questo particolare testo talmudico in un contesto di conversos ha ancora qualcosa da dirci. Insomma, sempre per concludere, gli ebrei di Sicilia non hanno ancora finito di raccontarci la loro storia. Grazie per l'attenzione. Benissimo, grazie per essere stato nei tempi. Non ho mandato l'avviso perché mi pareva che una promessa che stava per realizzarsi. È molto interessante questo fatto che Renda a un certo punto passi a temi di storia medievale, diciamo così, no? o di alto medioevo. Di transizione. E che affronti e l'affronti in questo modo con periodi di transizione. Come dire, non aveva paura, non ha mai avuto paura di confrontarsi con
i problemi che documenti del 400, per esempio, no? Rispetto a quelli più tradizionalmente utilizzati nella storia contemporanea che lui praticava, no? O del 500, come poi accadrà, potessero costituire un limite per lui, no? Questo fatto io l'ho sempre considerato un temerario dal mio punto di vista, che invece come dire, ho sempre terrore di mettere un piede fuori dal periodo dalla mia zona di conforto, diciamo così, no? Ho sempre visto, intanto l'ho immaginato come uno scritto di occasione, come appunto hai spiegato inizialmente, che però aveva mantenuto un suo interesse presso Renda e una sua vitalità, e che è stato completato con la storia dell'Inquisizione siciliana, cioè perché ha cominciato lì, diciamo così, un percorso, delle domande, anche a proposito del dispotismo spagnolo, che sta lì, ma che poi sta più compiutamente nel libro che scrive sul Sant'Uffizio, no? Quindi ci ha impiegato 20 anni, credo, per completare quest'iter e darci per l'appunto questa storia della resilienza e dell'acculturazione prima degli ebrei, ma poi anche degli eretici, dei mistici, dei negromanti e di quant'altro, come ho fatto nell'altro libro. Grazie molto per questo intervento, e adesso andiamo a Nino Blando, che è qui conosciuto, insegna storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, fa parte della redazione di Meridiana e della rivista In Trasformazione, e si è occupato di trasformazioni delle economie, diciamo così, da modelli di antico regime, a cominciare dalla tesi di laurea, mi consta, dai modelli di antico regime a quelle contemporanee, ma si è anche occupato di questioni del Risorgimento, di storia delle immagini, della vicenda imperiale del fascismo, del rapporto tra Stato di diritto e repressione del crimine organizzato. Gli do la parola. Sì. Faccio un ringraziamento, non lo vedo perché ci vedo poco, per iniziare a Giuseppe Giordano, che è stata la macchina organizzatrice di tutto questo impegno, e devo dire anche che l'idea di mischiare assieme le relazioni, di non fare dei blocchi compatti su un argomento, è stata un'idea felice, perché le cose si mettono assieme dopo tante relazioni, quindi anche questo mi pare che sia un segno di riuscita dei lavori di oggi e di domani e dopodomani. Io mi occupo brevemente, 15 minuti, di quello che fosse il primo e l'ultimo lavoro da storico di Francesco Renda, e che riguarda la storia di un luogo che è stato più volte evocato già negli interventi precedenti, che è quello di Bronte, dall'altra parte della Sicilia. Non si sente? Vado più veloce. Sì, è che ho un problema con gli occhi. Doveva concludersi con una galoppata da far tremare la terra, interpretata direttamente dai contadini che a cavallo andavano a occupare i feudi siciliani, il trittico della miseria che Luchino Visconti girava in Sicilia nel 1948 e che si fermò solo al primo episodio, quello della vita dei pescatori dei Malavoglia di Verga. È la famosa isola che trema. La Sicilia mitica, una Sicilia mitica, entrava di prepotenza nell'immaginario della nuova Italia repubblicana e post-fascista. L'idea di un'isola tellurica in grado di far tremare la politica e i potenti, le lotte di massa dei contadini che si ricollegavano idealmente ai fasci dei lavoratori di fine Ottocento, la politica che già del giugno del 1943 aveva iniziato a riempire le piazze dell'isola quando nel resto d'Italia la guerra continuava ancora a lungo, la violenza del banditismo, le stragi a Portale della Ginestra, il ritorno dei vecchi notabili, la nascita dei nuovi partiti di massa, la riforma agraria, i decreti Gull, i sindacati, insomma tutto sembrava volare l'idea di un'isola dalla natura vulcanica, sempre attiva come ai tempi delle camicie rosse di Garibaldi.
E non a caso alle prime elezioni regionali lo schieramento unito delle forze della sinistra, socialisti e comunisti, sceglierà come simbolo proprio il viso di Garibaldi. La Sicilia degli anni 50 era ancora la terra della rivoluzione, dove tutto poteva accadere, dove i gesti e le parole avevano un peso enorme, dove le parole sono pietre. E questo è il titolo scelto da Carlo Levi per raccontare le impressioni di un suo viaggio che aveva effettuato in Sicilia tra il 1951 e il 1955, uno dei libri più importanti della cultura civile italiana. C'erano dentro in questo libro i flash della trasformazione culturale colti con lo sguardo pittoresco antropologico d'eccezione, ma perché viene apertamente alla luce una prospettiva del Mezzogiorno che cambia, nella quale si distanzia decisamente la rappresentazione arcaica del Cristo si era formato a Eboli 10 anni prima, e si scopre un'altra isola, un altro sud, e si scopre la presenza positiva del Partito Socialista e Comunista, della mobilitazione della prima democrazia. E tra i luoghi di questa trasformazione inevitabile, sotto l'urto dei comunisti e dei socialisti, vi era, secondo Levi, Bronte. Levi scrive che si fermava nel paese per fascino del nome, e a primo sguardo Bronte gli appariva grande, ma senza splendore di architettura, con belle case sulle strade principali. La storia però che Levi conosceva, quella della rivolta dell'agosto del 1860 e della feroce repressione, scrive Levi, di Lino Bixio, vuole che a raccontarglielo sia i contadini. Lo scrittore così lascia la strada principale e i paesaggi lussureggianti e teneri per scendere nei cortili dei contadini. Per terra, nelle strade, nei cortili in pendio scorrono per mancanza di fogne le acque putride, il tanfo prende alla gola, per descrivere qual era la condizione della Sicilia in quegli anni. Le case, se di case si poteva parlare, erano delle tane, scrive Levi, tane da animale, dove pioveva dai tetti di canne e dentro erano ammuffite, spoglie, senza finestre, dove i pochi metri quadrati vivevano accatastate 8, 10, 12 persone. I bambini, dagli splendidi visi di angeli, hanno le pance gonfie per la malaria, lo spettacolo è più estrema miseria contadina inaspettata in quel paradiso di alberi. Bronte doveva essere preso come esempio di lotta contro, scrive Levi, il più assurdo anacronismo storico, la permanenza di un perduto mondo feudale e del difficile tentativo dei contadini di esistere come uomini. Combattendo sempre per la terra dai tempi di Garibaldi, il Garibaldi del 1860, tra rivoluzionari e riforme, i contadini, però, scrive Levi, brontesi, malgrado tutto e contro tutti, si rivelavano pieni, virgolette, di umanità, di vitalità, e riescono nei loro feti di cortili a sperare nel futuro. Erano gli anni, proprio in quegli anni in cui c'era Levi, poco prima, nel 1950, a Bronte era arrivato Francesco Renda, giovane segretario della Federterra, che si era formato, era andato nella scuola di Frattocchi, come abbiamo detto poco fa, e questa volta come esponente del PC, soprattutto come ispettore, veniva mandato non senza qualche critica da parte sua, veniva mandato nella provincia orientale della Sicilia, mentre lui voleva tornare nella sua Agrigento. Il partito dice no, deve andare da quella parte, lui ci va senza dire niente. E qua incontra altri giovani militanti del catanese, il più importante tra questi è Franco Pezzino. Era una missione inaspettata, Renda voleva tornare dopo il periodo della Frattocchia, di cui abbiamo detto poco fa, voleva tornare di nuovo ad Agrigento, invece si trovava ad contatto con la Sicilia orientale, che, come scrive nelle sue memorie, era tutta un'altra storia. Una storia che non si conosceva, che lui stesso non conosceva e che nemmeno il partito conosceva. Scrive sempre nelle sue memorie: nelle 3 province orientali non c'erano i latifondi da occupare, non c'era la terra da occupare. Che andiamo a fare? E a chiedere in concessione. Non si praticava la cerecultura, a cui io sono abituato, e invece c'erano gli agrumeti, i vigneti, le fattorie zootecniche, la piccola proprietà, e quindi si faceva ricorso al lavoro salariato, e insomma là i protagonisti della storia erano i salariati. Era il bracciantato che io non conoscevo, non l'avevo mai visto e non sapevo chi fossero, perché ero cresciuto da un'altra parte. Alla scuola di Frattocchio questo non me l'hanno spiegato. È interessante. Bisognava partire da zero, scrive Renda.
Bisognava conoscere, bisognava studiare, non la teoria, ma le cose così come dovevano essere, cioè le cose presenti e passate, le condizioni materiali di vita del proletariato agricolo, ossia, scrive Renda, il lavoro, il salario, l'abitare, l'istruzione, il bisogno di una vita migliore. Questo andava a capire. Da qui il suo giro per i paesi e le 3 province, annotati in quadernetti neri conservati nel suo archivio alla biblioteca regionale, su cui non entro, in cui ci sono elencati giorno per giorno, paese per paese, le spese dell'autobus, le spese per un panino, chi c'era, cosa si parlava, proprio in maniera burocratica solo con il partito sapeva insegnare. Però sono interessanti questi quadernetti, ma non c'entro perché studia, si appassiona a personaggi come Felice Giuffrida a Catania, quindi studia la città, studia questa cosa che prima gli era sfuggita perché non la conosceva. Studia a lungo Sturzo, Caltagirone, lo Sturzo e Caltagirone naturalmente delle affittanze collettive. Cerca di capire che rapporto c'è tra città e campagna, studia Giorgio Calderone, come è stato detto poco fa, quello del movimento cattolico in Italia. Ma, scrive nella sua autobiografia, il risultato più notevole fu la mia ricerca su Bronte. Cioè, prima non ci avevo pensato, la mia ricerca su Bronte, dalla quale viene fuori la sua passione per la storia. Si reca a Bronte con Franco Pezzino, che abbiamo detto poco fa, nella primavera del 1950, incontra i contadini, i pochi dirigenti sindacali, parla con tutti, si ferma, cerca di capire, scende nelle case, va nei cortili. Renda rimane colpito dalla situazione che trova a Bronte, dove c'era una scarsa partecipazione dei braccianti e dei contadini nella lotta per l'applicazione del decreto Gullo. Bisognava organizzare il movimento contadino e già nel luglio dello stesso anno, il 50, informava i lettori del settimanale comunista Il Siciliano Nuovo che era nato a Bronte l'Unione dei Contadini della Ducea di Nelson. Quest'unione, spiegava ai lettori, era il primo esempio siciliano di un tipo particolare di organizzazione contadina che, autonomamente alla CGIL ed alla Confertera, si proponeva di unire tutti i contadini interessati allo stesso problema, col vedere quel problema in 9 aspetti. Cioè, mi insegna la realtà cosa devo fare. 9 aspetti. Il nemico comune da abbattere è la persistenza della Ducea di Nelson, un'immensa proprietà terriera, scrive Renda, di 7.000 ettari, in cui tuttora sopravvive il vegeto prepotente il regime feudale con tutte le sue caratteristiche deteriore, della retratezza economica, sociale, della miseria, della soverchieria di 1000 balzelli. Una battaglia contro quanto di più reazionario poteva ancora sopravvivere nella storia dell'isola. Si trattava quindi, scrive Renda, non solo di organizzare la resistenza e la lotta allo sfruttamento e alla repressione feudale, ma anche e fondamentalmente di aprire una strada all'avvenire e alla civiltà. Per questo motivo e per questa questione Bronte si proponeva, scrive Renda, motivi mai spenti e offese ed ingiustizie patite dal popolo e dalla nostra isola, dall'Italia, per cui è legittimo affermare che tutto il paese è interessato alla sua rivoluzione. Quindi il fatto di Bronte è un fatto siciliano, ma è un fatto nazionale. È una storia lunga e complicata da spiegare, tanto che Renda, sempre lo stesso settimanale, dedica ben 4 lunghi articoli alla storia di Bronte. La sua fonte di riferimento era una storia di Bronte del 1910, pubblicata da Benedetto Radice, primo storico locale e grande esponente anche della società di Bronte. La vicenda della Ducea di Bronte, scrive Renda, era una storia di sciagure, di sangue, di sofferenze, di miserie, di libertà perdute, di umiliazione patite, una storia triste per Bronte, per la Sicilia e per l'Italia. Tutto, spiega Renda, è iniziato nel lontano 1799, quando la popolazione di quel paese perdeva, tra virgolette, pace e tranquillità e si iniziava una lotta furibonda con i nuovi amministratori, gli amministratori della contea di Nelson, che abbiamo detto poco fa. Gli articoli cercavano di rendere chiara una lunga lotta che allora si consumava tra comunisti e ducali, sino ad arrivare alle illusioni e delusioni del 1860. Seguendo la lettura gramsciana che da poco Renda aveva appreso, scrive che la spedizione dei 1000 aveva perpetrato il caratteristico elemento di debolezza di tutto il nostro risorgimento nazionale, al quale non tenne mai in alcun conto i bisogni e l'aspirazione delle masse contadine italiane, vale a dire la stragrande maggioranza del popolo italiano. E lo stesso Garibaldi, scrive Renda, non comprese qual è il significato e il concetto di libertà che si prometteva dalla Sicilia. Questo è un giudizio molto duro che dà Renda nel 1950 del risorgimento.
Il popolo era giustamente ansioso di liberarsi dai Borboni e di conseguenza dei Nelson. Questa era solo la loro rivoluzione e la strage, quella del maggio 1860, avvenne per opera di alcuni provocatori, scrive Renda, provocatori. Anche per evitare di aprire un conflitto con l'Inghilterra, Garibaldi invia Bixio, quando ormai tutto era rientrato nell'ordine. La repressione avveniva con rapidità sconcertante, segno che i due non si resero conto, che i due, cioè Bixio e Garibaldi, non si resero conto della natura dei fatti. Insomma, Renda salvava il popolo, salvava Garibaldi, salvava Bixio, ma condannava il risorgimento per aver terminato spaventosamente il sogno di libertà, perché alla fine il potere rimaneva nelle mani delle stesse cricche borboniche, anche se amministrava in nome dell'Italia unita. Il popolo di Bronte veniva trascinato in catene dalla servitù feudale e straniera. Questo giudizio così severo, via via, che più gramsciano, via via Renda nella sua opera lo cambia, fino ad arrivare a questa eliminazione del giudizio nella storia della Sicilia del 1860, dove riprende invece integralmente la descrizione dei fatti di Bronte che aveva fatto Radice nel 1910, ne dà una lettura tutta politica. Ed nella storia della Sicilia Renda riabilita la vicenda brontese e dice che non è il limite del risorgimento, è uno degli esempi del risorgimento. E quindi non bisogna fare della storia della Sicilia la storia di Bronte, e non bisogna fare della storia di Bronte la storia del risorgimento. A Bronte si erano formati, come spiegherà nella storia della Sicilia Renda, due schieramenti, due partiti, che al loro interno erano divisi in fazioni, che si affrontavano per lunghissimo tempo, riscopre tantissimo il livello politico di questa vicenda. Da una parte i comunisti, cioè i fautori dei diritti del comune di Bronte, sulle terre e sugli usi civici, specie nei boschi di Maniace e di Fragalà, e i ducali, cioè i benefattori dell'amministrazione feudale, prima e dopo la concessione al Nelson, due partiti insanabili che per secoli si trascinavano le loro lotte in ogni momento, in ogni amministrazione, in ogni sede giudiziaria e politica. Con la complicazione che nel 1848 e 60 non tutti i comunisti erano liberali e non tutti i ducali erano borbonici. Complicazione sulle complicazioni. Non a caso a Bronte nel 1848 e nel 1860 si formarono due guardie rivoluzionarie, una ducale e una comunista, armate e contrapposte, che si scannavano uno con l'altro. Ho finito, 5 minuti. Ce l'ho fatta. Radice elenca la storia dei partiti brontesi, le loro scissioni, le loro alleanze e i loro tradimenti. E allora cosa dice Renda? Dice che la rivoluzione, quello che è successo a Bronte, che la rivoluzione doveva essere disciplinata. E disciplinare la rivoluzione ci voleva il partito politico. E qua riprendo solo una citazione, 5 minuti, che di una cosa che scrive, di un libro che scrive Franco Pezzino, a cui fa l'introduzione Renda, e scrive: ci vollero 10 anni poi dal 1851 al 1861 per poter liberare Bronte dalla servitù dei Nelson. I comunisti vecchi e nuovi avevano vinto, ma, scrive Franco Pezzino, e riprende l'introduzione questa frase, ma questi figli di così nobile tradizione di lotta per la terra della libertà oggi non si danno più a saltuarie e improvvise esplosioni di violenze. Oggi essi hanno la loro organizzazione politica e sindacale di classe, attraverso le quali si sono costruite la Costituzione, l'autonomia regionale, la legge di riforma agraria, e perciò, coscienti del loro diritto, ora manifestano con marce trionfanti e pacifiste. Quello che mi interessa di questa lettura è che alla fine dell'ultima opera pubblicata di Renda, un articolo postumo uscito sulla rivista del Centro Studi Pio La Torre, Sud d'Europa, nel 2013, era proprio dedicato, in questo esce un edito di Renda che è dedicato alla vicenda di Bronte. È come dire che alla fine della sua vita lui ritorna a raccontare di nuovo questa storia di Bronte. E infatti non a caso, con questo chiudo, lui scrive nella sua biografia, e anche in questo pezzo il figlio lo inserisce: la mia visita a Bronte fu come il tocco della campana che risveglia la memoria. Grazie. Grazie Nino, ci hai mostrato una
come dire, il tocco della campana che gli ha risvegliato una sensibilità che è quella storica da un lato. Dall'altro lato la costruzione del risorgimento come, non lo so, in termini comunisti, perché disciplinare la rivoluzione con un partito politico, diciamo così, se tu la trasporti questa frase da lì agli anni 50, gli stessi della sua militanza, diciamo, comunista, si attagliava perfettamente, quindi c'è un'empatia, un'identificazione straordinaria su questa cosa. E mi chiedevo, mentre parlavi, se già conosceva Rosario Romeo, già conosceva Giuseppe Gerrizzo, e come queste cose poi invece sarebbero state alla base della loro solidarietà e amicizia scientifica futura. Benissimo, grazie tante. Qui vorrei che venissero al tavolo Antonio Orriolo e Aldo Schiavone. Lasciamo il tavolo. Se volete, sì. Potete restare, altrimenti c'è posto per tutti. Prego. Diamo la parola prima ad Antonio Orriolo, secondo come recita il programma, che è un nostro laureato di scienze politiche. Ha collaborato a metà degli anni 70 con il giornale L'Ora ed è stato segretario della Federazione del Partito Comunista di Caltanissetta e nella seconda metà degli anni 80 persino vice sindaco della città. Ha scritto per alcune riviste, ha pubblicato alcuni saggi. Io dei saggi che lui ha scritto voglio ricordare quelli fatti con Francesco Renda. Uno nel 2008, Liberare l'Italia dalle mafie, e Portella delle Ginestre e la guerra fredda, sempre nel 2008, e successivamente, sempre con Francesco Renda, i dialoghi sullo Statuto autonomistico siciliano e sui 100 anni della CGIL e della Lega delle Cooperative. È stato segretario della CGIL Sicilia, ha ricoperto incarichi nazionali presso FLAI CGIL e Filea CGIL e infine presidente dell'Auser SPI CGIL. A lui la parola. Visti tanti ex, mi soccorre una battuta dell'onorevole Traina che avanti negli anni, avendo accumulato tanti ex, a un polemista che gli disse: ma lei quanti ex ha? E lui disse: meglio ex che x. Quindi faccio mia questa battuta perché secondo me comunque, chiedo scusa per la goliardata. Il secolo breve e la lunga vita di Francesco Renda si sono presi per mano e hanno offerto a tantissime persone l'opportunità di leggere gli avvenimenti di una storia comune, i fatti, i documenti, le analisi, insomma un cammino che ha riguardato e riguarda ognuno di noi. Il primo incontro con Francesco Renda avvenne in occasione del mio esame di maturità classica, liceo Ruggero VII di Caltanissetta, per dirla con Mario Farinella, è la mia città. Lui presiedeva la commissione seminatrice. Mi chiese se avessi visto il film di Florestano Vancini, Bronte, cronaca di un massacro, e se Nino Bixio fosse paragonabile a un ufficiale nazista. Risposi che uscito dal cinema avevo detto tra me e me: che fascista questo Nino Bixio. Francesco Renda mi fulminò: Bixio aveva uno scopo nobile, l'unità d'Italia. Il secondo incontro fu all'Università di Palermo, il corso di storia moderna, sempre affollato e sempre gradito. Il terzo e più importante incontro avvenne nel 2001. Ero appena tornato da Roma e mi imbattei in Sicilia e Mediterraneo, Sellerio Editore. Organizzai così, per conto della CGIL siciliana, un pubblico incontro al castello Utveggio. Intervenne tra gli altri il gesuita Ennio Pintacuda.
Francesco Renda fu favorevolmente colpito dalle mie idee di fare della Sicilia il centro nel Mediterraneo di ricerca e produzione di energia alternativa alle fonti fossili. Del resto il professore Rubbia, premio Nobel per la fisica, aveva sviluppato uno studio specifico ignobilmente e colpevolmente accantonato dalle istituzioni pubbliche nazionali e regionali. Da allora Francesco Renda ed io non ci siamo lasciati più. La CGIL Sicilia, casa mia e soprattutto via Onorato 44 furono un triangolo pieno di incontri, di studio, di produzione feconda. L'opalina verde della scrivania del professore, donatami generosamente dai figli, si arricchì di carte, computer, schede e dei consigli della vigile e sempre lucida e affettuosa Antonietta Marino Renda. Adriana, Marcello, Emilio, Silvia e le persone che avevano cura di gestire casa e persone di via Onorato 44 sono state parte integrante di un delizioso progetto: alimentare un laboratorio più o meno artigianale di memoria storica. Per me e per la CGIL fu una fortuna. Come lo definì l'uomo miniera Francesco Renda, ci regalò 10 anni e 4 pubblicazioni. Decidemmo di evitare i monologhi, i saggi, e di affrontare le questioni storiche seguendo il metodo del dialogo, per garantire una divulgazione quanto più comprensibile e ampia possibile. Lo snodo nevralgico e più significativo si sviluppò attorno a 4 grandi questioni. Primo, Portella della Ginestra e la guerra fredda. Secondo, liberare l'Italia dalle mafie. L'amico Bruno Caruso, amico personale di Francesco Renda, ci regalò 12 tavole che sono illustrazioni inserite in quel testo. Terzo, i 100 anni della CGIL, della Lega delle Cooperative. Quarto, i 60 anni dello Statuto d'autonomia della Regione Siciliana. Proprio qui, la scrivania era lì, la sala gialla all'epoca era gremita, presiedeva l'onorevole Gianfranco Miccichè, il quale a un certo punto ebbe a dire: ma voi siete sempre pessimisti. Francesco Renda, che nella sua bontà d'animo riusciva a sopportare anche me, figuriamoci il Miccichè, a un certo punto mi guardò come a dire: rispondi tu, perché io non mi posso, non se la sentiva. E io gli dissi: onorevole Miccichè, guardi che, citando Leonardo Sciascia, non siamo pessimisti noi, è pessima la realtà. E lì scoppiò un applauso liberatorio che credo sancì anche un momento, mi auguro, di riflessione autocritica per l'allora Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Gli auguri si fanno sempre, Francesco. L'EDS, casa editrice della CGIL nazionale, e il direttore Angelo Lana furono felici di pubblicare quei dialoghi. Per liberare l'Italia dalla mafia, vi ho detto, la gratitudine eterna a un sigillo indelebile che era quello di Bruno Caruso. Un appuntamento straordinario e ricco di umanità, per cui mi sento di ringraziare il senatore Michele Figurelli, fu in occasione del 90° compleanno di Ciccio Renda. La mattina c'era stato un incontro all'Istituto Gramsci Siciliano, presenti il professore Giarrizzo e il senatore Emanuele Macaluso, amico di gioventù di mio padre Stefano e zio di Antonio, mio fratello non consanguineo. In quell'occasione chiesi a Michele Figurelli di aiutarmi a portare Emanuele Macaluso a casa di Francesco Renda. Missione compiuta, missione difficile. Era uscita da poco Autobiografia politica, Sellerio editore, e il professore Renda non era stato clemente verso Emanuele Macaluso, tutt'altro. I primi 5 minuti dell'incontro tra Francesco ed Emanuele furono un po' problematici, ma subito dopo i due si immersero in un dialogo intimo e fraterno. Altri tempi, altro stile, ad oggi irripetibile. Una lezione, una bellissima lezione di vita, del resto era lo stile del Partito Comunista Italiano, prezioso esempio che spero possa tornare in auge e contaminare una claudicante e spesso ambigua sedicente sinistra politica e sindacale. Francesco Renda fu eletto segretario regionale della CGIL siciliana nel 1956, alla presenza di Giuseppe Di Vittorio, contadini gemelli, inesauribili combattenti della lotta dei contadini meridionali.
quando durante i nostri dialoghi scendevamo dentro le cause dei fatti storici, Francesco mi diceva: Antonio, mi hai rovinato, alla mia età pensavo di riposarmi un poco. Era un suo vezzo, perché in definitiva Francesco non si fermava mai. L'infermità permanente non spense mai la fiamma di un vulcanico uomo che trovò sempre nel metodo gramsciano, con abbondantissime contaminazioni crociane, un'occasione straordinaria per conoscere e divulgare la storia, quella con la S maiuscola. Memorabile il quadernetto nero che visionai a proposito della Ducea di Nelson a Bronte, quando il giovane Renda organizzò una rivendicazione sindacale conclusasi con successo, rara cosa ai nostri giorni. Allo stesso modo, ricco di frutti il paniere di Renda, deputato regionale e senatore della Repubblica, soprattutto gli interventi legislativi a favore dei minatori siciliani, che se ebbero compensazioni previdenziali e assicurative lo si deve a un disegno di legge che poi fu approvato all'Assemblea regionale, primo firmatario Francesco Renda. Lunga e complessa la sua esperienza vissuta nel sindacato. I suoi primi e decisivi passi li mosse nel secondo dopoguerra nella Federterra regionale. Amava ripetere che nella segreteria condivisa con Nicola Cipolla e Michele Russo erano più che ventenni, tutte e tre non arrivavano a 62 anni di età. E questo già è un altro, come lasciamo perdere l'ironia. Poi ispettore regionale della Federbraccianti, per passare quindi alla Camera del Lavoro di Agrigento. Lì cementò l'amicizia con due straordinarie personalità del movimento comunista, Giuliana Saladino e Marcello Cimino, e successivamente segretario regionale dei minatori e nel 1956 segretario regionale della CGIL siciliana. Negli ultimi 12 anni di assidua frequentazione mi ha raccontato tutta la vita e l'importanza dell'esperienza vissuta nella CGIL e spesso ritornava sulla necessità di non smarrire il valore supremo dell'autonomia dai partiti politici e dell'unità sindacale. Mi ripeteva: non dimenticare mai di tessere la tela dei collegamenti con la società e soprattutto col mondo della conoscenza, perché la CGIL deve, prima di agire, conoscere la realtà sociale. Senza utopia, senza progetti, speranze di cose grandi da fare in un futuro prossimo venturo, nella storia del genere umano non si è mai fatto nulla di nuovo e il tempo che noi viviamo non è la fine della storia. Insomma, o si è davanti alla storia o si è fuori dalla storia, si è anacronistici. Auspicava che la Sicilia, da baluardo difensivo, dovesse diventare una finestra aperta nel Mediterraneo, memore della lezione dei saggi di Montaigne, lettura che lo accompagnò assiduamente negli ultimi 2 anni di vita, snodo geopolitico ispirato alla cooperazione e alla pace. In estrema sintesi si può dire che questa sia l'eredità valoriale che Francesco Renda ha lasciato a noi e alle future generazioni. Un ringraziamento speciale a tutti voi e particolarmente all'Istituto Gramsci Siciliano, al Comitato Scientifico e al suo Presidente. Grazie. Grazie Antonio. E certo questa parte della sua vita dedicata al sindacato è come se gli avesse lasciato un imprinting in qualche modo, no? Che poi questa cosa che tu hai citato, tessere la tela con la società, cioè creare e trovare le relazioni, indagarle in qualche modo, no? Farle crescere. Questa è stata una cosa che poi ha fatto, secondo me, anche nel suo lavoro storico e anche i soggetti a cui lui si è dedicato, cioè quelli che lui considerava soggetti del cambiamento storico che andava analizzando, hanno proprio molte radici nel sindacato. Grazie Antonio. E l'ultima relazione della serata, Aldo Schiavone.
uno studioso di formazione giuridica che si è dedicato alla storia politica, alla storia del pensiero politico, con decine di pubblicazioni che vanno dalla storia romana alla storia contemporanea. Veramente una nota biografica non riesce a sintetizzare la quantità e la varietà di interessi e la varietà di incarichi e di riconoscimenti che Schiavone ha avuto. Quello che interessa qui è che sia stato dall'80 all'88, per esempio, direttore della Fondazione dell'Istituto Gramsci di Roma, è stato poi preside della Facoltà di Giurisprudenza di Firenze, docente della Scuola Normale Superiore, rettore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, ha riscosso importantissimi riconoscimenti a livello internazionale a Parigi, a Berlino, a Princeton. E nel 2005, questa è forse una cosa che dà la cifra della personalità scientifica e culturale di Schiavone, è la medaglia d'oro ai benemeriti della Scuola della Cultura, della Scienza e dell'Arte, che gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Gli do la parola per la conclusione di questa serata. Grazie Presidente. Lasciatemi dire innanzitutto che io sono molto contento di essere qui con voi e ringrazio dell'opportunità che mi ha dato Michele Figurelli per ricordare una figura che mi è molto cara, una figura di anni per me molto lontani, gli anni in cui è nato. Era appena nato il Gramsci palermitano, il Gramsci siciliano, gli anni, per me i primissimi anni 80, il Gramsci era nato nel 78, la biblioteca era nata nel 79, Figurelli era, come lui stesso ha ricordato prima, responsabile culturale del partito comunista, io dirigevo il Gramsci di Roma e insomma erano i primi passi del Gramsci siciliano e erano begli incontri, insomma, mi ricordo, bei momenti. Bene. E uno dei tratti che ha caratterizzato tutta la, possiamo dire, la storiografia italiana del XX secolo, segnatamente della sua seconda metà, ma non soltanto, è stato il rapporto tra ricerca storica e impegno civile, che spesso è diventato poi vera e propria militanza politica. In qualche modo o la prosecuzione dell'impegno politico nel lavoro storiografico, come è stato il caso di Rendo, o viceversa, il lavoro storiografico che poi diventava impegno politico. È un mondo che abbiamo completamente perduto, Lo dobbiamo dire anche senza troppa nostalgia, io credo, però dobbiamo interrogarci, anche quelli di una generazione che ormai sta uscendo di scena, come quella a cui appartengo, e devono interrogarsi i più giovani. Un mondo che abbiamo completamente perduto e che era una specificità italiana, che non rintracciavamo in altri paesi europei, per esempio in Francia, in cui pure questo rapporto nei grandi circuiti storiografici, prendiamo per esempio quello fin troppo noto, diciamo così, delle Annales, non è mai esistito. La vicenda e la morte e, come dire, il sacrificio di Marc Bloch sono del tutto eccezionali. Non è esistita in Francia, non è esistita in Germania, non è esistita in Gran Bretagna. La storia americana è una storia un po' diversa, ma insomma nemmeno lì. Era una specificità italiana questo intreccio. E dico subito, io credo che noi dovremmo saperlo ritrovare.
sia pure rigenerato completamente, come dire, costruito intorno ad altri modelli, ad altri nodi e ad altri nodi. Ed era un nesso, badate, che non riguardava soltanto la storiografia, ma interi settori delle scienze umane, per esempio la filosofia. Pensate a cosa è stato nell'Italia del secondo Novecento l'intreccio tra passione civile e ricerca filosofica. Non solo sul versante fin troppo, in cui questo nesso era fin troppo scontato, del marxismo. È difficile dire da dove venga questo intreccio, da dove viene. Certamente da molto lontano, e certamente è uno dei caratteri della modernità italiana, possiamo dire, quella esplosa nel nostro Rinascimento. Intellettuali e vita cittadina, intellettuali e cittadinanza in senso forte, Machiavelli, Bruni. Tensione civile e cosmopolitismo, i due poli tra i quali si è costruita tutta l'intelligenza della modernità italiana, una polarità in apparenza contraddittoria, no? Il cosmopolitismo è proiezione sull'esterno, l'impegno civile è radice, è territorio, è mondo ristretto, è anche piccolo mondo. Poi in realtà, guardando meglio, si vede che questa polarità non è contraddittoria, disegna soltanto un intreccio più complesso. Ma lasciamo stare questo discorso che ci porterebbe troppo lontano. Nella storiografia del secondo Novecento ci sono stati, io credo, nella storiografia italiana, e questo ci avvicina a Renda, come vedremo tra un attimo, io credo possiamo individuare due modelli di questa tensione, ricerca storica, impegno civile. Un modello che io definirei crociano-salveminiano e un modello invece gramsciano-marxista. Renda, lo dico subito, si colloca in qualche modo a metà, almeno perché per l'idea che io mi sono fatto di lui e per quel po' che io conosco del suo lavoro e della sua biografia, è un po' a metà, un punto di intreccio, di intersezione tra questi due modelli. I nomi sono facili a farsi. In quello che io chiamo il paradigma dell'impegno civile crociano-salveminiano, i nomi Chabot, che di Salvemini è stato allievo, Romeo, Galasso, Giarrizzo, siciliano, e anche in qualche modo i cattolici, De Rosa, Scoppola, anche se lì poi interveniva una componente diversa. Sull'altro versante, su quello che riguarda più da vicino il discorso di stasera, è certo Cantimori, Ragionieri, Manacorda, Villari, nomi molti dei quali li ha fatti Michele prima, Villari, Procacci, Spriano, Renda, Zangheri, Renda. Questi che io ho individuato come due paradigmi hanno differenze abbastanza accentuate tra loro, che qui non posso approfondire, però c'è un punto comune che in qualche modo li unisce ed è il piano di scorrimento che in qualche modo connette Croce e Gramsci al fondo del discorso, e cioè, per dirla con Croce, l'idea che ogni storia sia storia contemporanea. Questo è, come dire, l'elemento teorico che costituisce il nesso, che fornisce il nesso, la base concettuale,